Ciao gente! Oggi The Stanley Parable. La parabola di Stanley, anche detta la parabola di Gravier, con addirittura un secchio all'interno del gioco. Lo so. Ultima live, non so quanto rimanga ancora di questo gioco qua, non è vero. Non so se arriviamo a un punto del gioco dove forse ci manca tipo un paio di ending e diciamo siamo soddisfatti e non facciamo altro se c'è molta altra roba, non è vero. Quando continui con Cuphead, domani altro video e dopo 2 giorni dopo un altro video. Quindi un giorno su un giorno. Tecnicamente l'hai finita la prima live? Sì, certo. Oggi è piovuto, comunque fa un freddo boia. Ah? Estate? Sembra strano. Non hai mai risposto alla domanda, sei credente? No, non sono credente, ho risposto 1000 volte alla domanda, credo. Sempre detto. Quanti episodi ci sono del DLC di Cuphead? Ci sono 3 episodi del DLC di Cuphead. Il prossimo faremo una buona quantità di contenuti. E in quello finale c'è, diciamo, la conclusione del DLC più la cosa segreta che c'è all'interno del DLC. L'ho organizzata in questo modo qua, quindi che penso sia giusto anche. Cosa hai mangiato per cena? Pollo al curry. Buono. Ma un cap di live l'ho già giocato tutto tecnicamente, quindi o ci facciamo una speedrun o puntiamo a fare S su tutti i livelli, che non è facile, però si può fare volendo. È comunque un'opzione. Comunque abbiamo anche 2 bustine per iniziare a giocare, che dopo dobbiamo fare. Io vi fai anche senza turbione. Sì, ci cogliamo, c'è gusti di merda, lo sappiamo. Non ce lo devi ricordare. Quando apre gare ormai è lungo. Appena c'ho qualcosa da portare sul canale lì, fino a che non esce qualcosa che ci devo portare, non ha senso farlo. Ma la demo di Quarta Strada non gioco di solito demo, aspetto che esca il gioco completo. Non mi interessa giocare la demo. Consideriamo quella dell'ultima volta come speedrun. Avevo provato a fare una speedrun, credo prima di una presentazione di Game Awards o roba simile. Eravamo molto vicini alla fine del gioco, ma non l'avevo concluso con la speedrun. Hai tutti i Soulspawn da portare? Sì, però non c'ho voglia di farlo ora che ho portato 80 video di Elden Ring. L'ho dette 1000 volte ste cose, come on, non c'ho voglia di ripeterle. Lady Kiki, cazzo, ha voluto comprare per la prima volta. Thank you, benvenuto. Salve. Hai indirettamente confermato che quello è il nome del canale. Sì, è quello il nome del canale. Chiaramente. Sicuro tutte le vecchie carezze su YouTube sono passata per abbonarmi con Prime. Thank you, grazie mille. Fa piacere. Allora. Oggi, vi avviso subito, ho gli occhi che mi escono dalla testa, non so perché. Non so per quale motivo. È da tutto il giorno che mi sento come se gli occhi mi stessero per cadere dalla testa. Non so per quale motivo, non sono strano in faccia. Ho dormito abbastanza bene. Ho dormito per classiche 7-8 ore. Qualche motivo sto così, non so per quale motivo. Mi ero stropicciato oggi l'occhio facendo in questo modo qua. E per un po' dicevo, what the fuck, non ci vedo niente. So che cazzo è. È stato il carry, sì, è stato il carry di adesso che mi ha influenzato tutto il giorno, chiaramente. Non so cosa c'ho. Infatti ho detto, portiamo Stanley Parable, che tanto fa molto il lavoro il narratore e devo soltanto commentare quello che dice lui. È semplice da portare come giochi live, non mi devo impegnare troppo. Nel mentre sto impazzendo. Mi sa che la chat schermo è buggata, guarda come mostra le... sì, lo sappiamo. C'è anche ieri come cosa. Non sappiamo perché. Non sappiamo per quale motivo. Non ho idea. L'unica cosa che posso provare a fare, che non ho provato la scorsa volta, è di... dov'è? Te? Posso provare, ma non credo che lo fissi. A ricaricarlo. Ma non credo cambi niente. Oggi ho spacchettato Rayquaza Alternative Art finalmente. Complimenti, che culo.
Io oggi sono stata per saldi e sono super proud. Devo solo ritirare la bici nuova prossima settimana. No, non funziona. Non dipende da me, dipende da Streamlabs. O da Twitch, non so quelle delle due cause che sto qua. Perché in chat fisicamente su Twitch non ho problemi a vederlo. Qua c'ho problemi. Non è detto sia un problema di Streamlabs. Può anche essere Twitch che ha cambiato qualcosa e Streamlabs che non si è ancora aggiornato. Non lo so, però. Devo toglierlo dal setup per rimetterlo. L'ho ricaricato, adesso non voglio resettarlo da zero perché non è una cosa 20 secondi. Ieri ho terminato Indivisible e l'ho adorato. Ho visto che hai giocato tempo fa, ma dettagli anche Concrete Genie. Me lo consigli? No, Concrete Genie non te lo consiglio per niente, fa cagare la merda. Allora, sta per cadere tutto. Allora, prediction per niente di parte. E carta troverà il sapiente psicognomo. Puntate, che carta troverà psicognomo? Perché abbiamo le bustine di Dark Dini e di psicognomo oggi. La scorsa volta abbiamo avuto una bella dose di fortuna, ma ricordiamo non è ancora uscita mai una singola carta a 5 punti tutto l'album. Il che, continuo a ripetere, è assurdo. Ma sono incasinaste queste bustine. Sono incasinate parecchio. None of the above non ha senso, sì. È assolutamente possibile avere none of the above. Tra l'altro dovremmo riuscire a fare, spero, settimana prossima un altro spacchettamento io e Frozen. Visto che adesso è uscita l'espansione di Pokémon Go. Che non credo sia l'espansione più figa del mondo, però vediamo, non mi sono onestamente informato troppo a riguardo. Perché ho visto che era, ah sì, espansione di Pokémon Go. Perché Pokémon Go 2022? Per quale motivo? Anche lì ho visto le carte alternative, ce n'erano due. E l'ho guardato e ho detto, ah, sono le peggiori alternative finora, quindi. C'è stato il matrimonio di Dario Moccia? No, non lo conosco. Ho parlato 2 volte e basta. Non credo mi inviterebbe il suo matrimonio, sai. 1, 2, 3, 4. Questi sono per Dartini. Acqua! Ecco, lotta. La prossima volta teniamo un'energia acqua, inizio a cambiare. Se no non posso cedere adesso, perché sennò tutto il lavoro che ho svolto, tutti i tentativi sono serviti a nulla. Devo continuare ad andare avanti. No, non l'ho mai visto lui. Anche se te. Fiamme. Si fiamme oscure. Lui è molto. Peppo, grazie a Red come siete di fedele. Lui è molto carino. Non si capisce molto bene il background perché con pure l'effetto holo c'è un casino gigantesco. Però non è per niente male. Oggi giochiamo. Adesso stavo prendendo delle bustine per la community. Ma oggi giochiamo a The Stanley Parable. Gioco molto carino. Molto bello. Molto strano. Se non avete visto la prima parte, non so quanto ci capirete. Io comunque punto alla one point run stavolta. Vediamo se è in grado di farlo o meno. Dipende tutto da cosa esce. 4. Acqua. Niente, vabbè. Maschio e femmina cambia forma. Toxicity? No, non è maschio e femmina che cambia forma Toxicity. Cambia forma in base a... Cos'era? Attacco speciale rispetto a attacco normale? Se ha più attacco speciale si trasforma in quello lì. Se ha più attacco normale si trasforma nell'altro, se non sbaglio. Credo. Ok. Niente di che. La carta prima non aveva punti veri, il Toxicity. Psicognomo, è una holo. No. Non è mai valso punti una holo. Quante volte ne hai visto spacchettare delle carte per la community? L'avrei imparato ormai che una holo non vale un cazzo qua. Figa, non lo sapevo. Lo so, è molto strano come cosa. È l'unico Pokémon, se non sbaglio, che si evolve così. Acqua! Ancora fuoco. Ancora fuoco, come on. Come on. Energia orrore. Quello non è comunque acqua. Non è comunque acqua. Cosa triste. Shackle. Mi piace questo Shackle qua che Dio Konosuke. Lui è molto carino. Questo cos'è come set? Fragore ribelle. Credo sia un allenatore?
No, una V. È una full art. È una full art e basta. Non credo che qua ci siano le alternative. No, qua non ci sono alternative. Full art elettro. Fragore ribelle. Cosa c'è fragore ribelle? Toxic City di nuovo. Boltan di merda. Boltan di merda. Va a cagare Boltan. Porca vacca, Boltan di merda. Fa un culo. È ritornato, madonna santa. Fanno pure tutte cagare ste carte. Non trovare 3 punti. Sono sicuro che so ce l'abbiamo già. Pepsi Man. Tre punti, why? Non te lo voglio neanche spiegare, per È qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Ligdrimi è tuo fratello, Dark Dini. Ufficialmente è un fratello ora. Cosa ne pensi? È un fratello. Esattamente la stessa carta. E ricordiamo che in quei giorni io ho trovato diversi Boltan. Minchia, sono stati tanti. Va bene. E oggi mi sono svegliato confuso a quanto pare. Sì, decisamente sì. Molto. Prima là. Prima là. I miei occhi. Ah! Ah! Sicuramente si prende una bustina bella. Questo è un bel set. Vediamo se ha anche fortuna. Perché non è detto che sia una bustina bella o meno, non è detto che abbia fortuna. Non mi ricordo se qua devo fare un trick, credo di no, quindi evito. Credo di no. Oh, perché è uno di quei set strani. Questo è il set in cui ci sono anche carte di lucentezza siderale. Quindi possono uscire anche le trainer galle e roba simile, che sono delle belle carte. Quindi tutta in colo. Questo militare che l'abbiamo visto in... Forse sì, forse ce n'era uno singolo che abbiamo trovato in tutti quei box di lucentezza siderale. Credo. E lui è la reversolo strana. Ma che strana. Ok, niente in questo, niente in questo. Pacchetto speciale ma madonna, che comunque che culo che c'ha si cognomo. Che si becca un altro pacchetto speciale. Che questi non sono quelli super esagerati dove c'hai una cosa assicurata, ma sono comunque quelli che sono relativamente speciali dei set giapponesi. Le aperte le bustine di Pokémon Go. Non è ancora uscito il set. Cos'era? Venerdì. Ma non ce l'ho. È uscito venerdì. Capita. Neanche qua che deve fare un trick? Credo di no. Giro normalmente anche qua. Non ho mai visto questo Sudowoodo, no. Questo Sudowoodo è nuovo, bellissimo. È di Akira Egawa, che lui è molto bravo ogni volta. Fichissimo questo Sudowoodo. E Gloomy neanche, mi sembra di averlo visto. Cioè ieri. Per qualche motivo penso che oggi sia domenica. Da tutto il giorno penso che oggi sia domenica. Non mi chiedete perché. Neanche Golbat abbiamo visto. Tutte le carte di Dark Phantasma, come si chiama il set qua, vengono nel prossimo set e non in quello che abbiamo già visto? Mi sa di sì, perché non ne conosco nessuna. Glasgow anche lui non è male. Pepsi Man. Molto carino. Nice. Nice. Pretty good. Coccaroni. Letteralmente coccaroni perché è shiny.
Letteralmente coccaroni. E poi c'è lei con il pattern strano. Letteralmente coccaroni. Shiny lucente. 3 punti. Quindi oggi 6 punti in totale. 3 punti per lo gnomo. Ma è ruvida? Yes. Yes. È ruvida. Molto carino lui. Tra gli shiny lucenti che ho visto finora, che ne abbiamo visti 4, lui è al secondo posto. Greninja è comunque più figo perché c'aveva un background effettivamente con lui al suo interno ed era un vero artwork realizzato. Lui almeno ha un background più interessante rispetto agli altri. E di sicuro anche il pattern in giapponese lo rende molto più figo perché è fatto incredibilmente meglio rispetto a quello italiano. Ma molto molto meglio, guarda che figo è vederlo così. Dà molto l'idea, se lo guardi in questo modo qua, proprio il riflesso dell'acqua, anzi del riflesso del sole sull'acqua e della luce che si viene proiettata alla base. Sapete, no, quando c'è tipo l'acqua super super trasparente e fa questo effetto qua. Dà molto quell'idea lì, è fighissimo. Sono curioso di sapere gli altri shiny allora. Ce l'ho qua, sì. Dovrei avere qua uno di quelli. Posso mostrarne almeno uno. Secondo. Dove? Lui è quello che abbiamo tirato fuori con Fro. Penso che sia il peggiore. C'ha comunque stesso pattern. Però così è soltanto uno zigzag pixeloso. Qua invece fa proprio un effetto completamente differente. E guarda com'è più lucido e si vede meglio il pattern. È molto meglio. Più figo proprio. Cioè, uno è una shiny lucente, l'altro è soltanto una shiny lievemente lucente. Super figo questo modo qua, bellissimo, non l'ho mai visto. Ma perché la posto diventa un codice strano in chat? Non dipende da me, dipende da Streamlabs, credo. L'altro non ce l'ho qua. Il bello Coccaroni, Coccaroni è molto meglio. Coccaroni è molto meglio. Coccaroni è bellissimo. Anche Coccaroni comunque Stilix Shiny che diventa letteralmente un mostro d'oro è fighissimo da vedere. L'origine di Coccaroni è che ha incontrato Midas e Midas l'ha toccato e da allora è diventato così. Quindi questa è la prima carta di Psicognomo. Onestamente è andato comunque di culo. Non so comunque scrivere il suo nome perché è lunghissimo e vado verso destra. Molto bello così. Molto bella come carta. Oggi 6 punti. Se questa fosse stata qualsiasi altra fulazza sarei stato contento. Qualsiasi, andava bene tutto. Va bene ogni cosa, eccetto lui. Incredibile. 74 più 6, 80 punti, tondi tondi. Tondi tondi. Viking of Fire Red, esatto, concordo. No, quello non è 80. Ok. Non ti preoccupare, Gravier, ho altre 50k pronte. Sì, devi farlo con Omar. Ho visto che non sei riuscito a farlo con Omar contemporaneamente perché Dark Dean era troppo veloce con il grilletto. E vi ha sniperato una delle bustine. Dovete fare un'altra volta per fare la gara 1 contro 1 insieme. Yep. Allora, adesso fatemi accendere il gioco. Incredibile sto box, comunque stiamo andando avanti così tanto a lungo. Adesso ho preparato quello nuovo perché ieri non ce l'avevo pronto, avevo paura che casomai si dovessero aprire 20 bustine e non si trovasse nulla. Mi sarei trovato senza modo di andare avanti. Per fortuna non è stato così. Ma questa sta durando un casino comunque, abbiamo trovato una carta quasi ogni 2-3 pacchetti. Molto bene. Da Edoardo, grazie al buonetto come per 11 mesi. Hello, siamo a 11 ed è un numero primo, ma non mi metterò ad elencarli tutti come pucci. Un po' tanti numeri primi.
Non è che ci sono un paio li puoi elencare così in fretta. Ci accontentiamo semplicemente di sapere che esiste il concetto e basta. Lo scorso album quanti punti ne aveva alla fine? Non lo so, dovrei controllare. Tanto è salvato in live e so che anche, se non sbaglio, Psiconio aveva fatto un foglio Excel con tutti i punti salvati, ogni cosa. Quindi... Allora, fatemi mettere a posto qua. Dov'è? Dov'è? Where is she? No, ho detto Alexa, ho detto where is she? Inserisci l'ora attuale. Come sempre dobbiamo metterlo giusto. Ci aveva detto di metterlo a caso, ma noi lo mettiamo comunque giusto. 8 e 26. Ah, le 8 e 26. Il tuo orario preferito della giornata? Sì. O forse non eri esistito a darmi di nuovo l'orario esatto? Dopotutto, io lo so quanto ti piace impostare l'orario esatto. Ok, ora sono curioso di sapere quanto sono davvero le 8 e 26. Usiamo l'altro cursore scorrevole per scoprirlo. Quanto sono attendibili le 8 e 26? Ora sono le 27, quindi non sono super attendibili, sono leggermente meno. Sai, posso dire che, al di là della precisione dell'ora, mi sto divertendo un sacco a settare queste impostazioni. Sento che sto imparando di più su di te e su come ti piace che le cose sono impostate. È bello raccogliere dati. Quanto vorrei avere più cursori scorrevoli. Quelli che ci sono li abbiamo visti tutti. Forse posso inventare nuovi cursori per raccogliere altri dati su di te. Non dovrebbe essere troppo difficile. Ma sì, fammene mettere su qualcuno. Dovrebbe essere tutto pronto per la prossima volta che carichi il gioco. Ok. Come si collega lui a tutto il resto? Il tipo che mi parla all'inizio del gioco, non è il narratore. Oh, strano. Sta parlando sempre di più, tra l'altro. Sta parlando molto di più rispetto a prima. In realtà è il secchio. Allora, il nostro obiettivo per gli ending che andiamo a fare oggi... Questo non c'è bisogno di guardare, abbiamo visto mille volte. Penso che sia... fare alcuni anche degli ending senza il secchiello, il secchio, per vedere comunque cosa succede, ma più che altro fare quelli che già conosciamo con il secchio. E credo che il primo che... Sì. Il primo che voglio andare a fare adesso con il secchio, visto che sappiamo che esiste. Figurine Finders Committee, meeting today in the meeting room. Quante figurine abbiamo noi? 3? Credo 3. The confusion and the chaos all seemed to melt away as Stanley embraced. Questo non c'è in passato. Voglio allora fare appunto gli ending. Esiste ancora l'ending con il... Questo qua? Cambia con il secchio? Non lo so. Il primo che vorrei testare è l'ending della confusione con il secchio. Perché l'ending della confusione normale era uno dei più interessanti in assoluto. E vorrei vederlo con il secchio. Voglio vedere cosa succede così. Sì, dovrebbero cambiare tutti i finali. But Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Lo dico già al massimo, sì, peccato. Un'alzione nelle cuffie. Minimo. Non l'avevi sbagliato l'ending confuso? No, non l'avevamo fatto bene. È fatto apposta per confondere l'ending confuso. Non sai se è veramente finito o meno. E quindi ti confonde. Quindi l'ending della confusione. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. How insightful the bucket turned out to be. Ci sono 3 ending particolari che voglio testare. Sono quello della porta rossa e blu, sono quello della confusione ed è quello del... dove Stanley diventa famoso. No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room.
Yes. And so the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. E adesso si va nella confusione. Con il secchio! Secchio, vieni con me! Devi mostrarmi cos'è la vera confusione ora. Vuoi la confusione più il secchio? Oh, good Stanley. I'm glad you found your way here. I knew you'd find this place eventually. Siamo... Qual è il finale confuso? Quello con la linea è con... il countdown. You see, your friends and I are concerned for you, Stanley. We've come together here because we care about you very much. It's this bucket you're carrying around everywhere. The bucket isn't even from the original Stanley Parable. It's just sequel content. We're the ones that matter, Stanley. Classic characters from the first game, like the Adventure Line and the Broom Closet, because that's what fans want from a sequel. They want more of their favorite jokes, not this bucket that they've never seen before. Yes, I know I'm the one who gave you the bucket, but you're spending too much time with it. Don't you want another story involving the Adventure Line? We could make the Adventure Line go somewhere new. Yes, yes, that's what the fans want. Let's do it. Ok. È letteralmente il Broom Closet. È letteralmente lui. Questo è il bambino che buttiamo nel fuoco. Il manichino non so onestamente neanche dove lo incontriamo. Questo è il nostro computer. Queste sono appuntamatite. Credo sia sul tavolo di uno degli impiegati. Queste sono le piante che il gioco ci dice di guardare. Perché sono importanti nel finale della confusione. Ecco perché sono importanti le piante. Dobbiamo tenerla a mente perché è la nostra amica la pianta. E la rincontriamo qua. Ci sono arrivato. Adesso sì che ho capito. Niente. Ok, seguiamo allora la linea gialla. Whee! Look at that wacky line. Who knows where it'll go off to next? Oh, and it played some silly music as well. Di nuovo. Asset grezzi. Engine, import dell'engine. Ok. Siamo già in zone dietro le quinte tecnicamente. Sure. Adesso proprio di nuovo. Now this is what the Stanley Parable is all about. Appunto. Don't you remember all those great jokes from the original dialogue? Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Yes, it's as classic now as it was back then. Let's do it for the fans, Stanley. Let's give them more content exactly like this. But if we want to do that, you're going to have to give something up. Ok, probabilmente vuole che io lasci il secchiello, ma lo voglio io il secchiello. È il mio il secchio della rassicurazione. Non puoi averlo. Si può lasciare il secchio? No. Assolutamente no. Che cazzo ha fatto sta cosa qua? Ok. Sì, lo so che il gioco inizialmente l'ha fatto in Source Engine e Unity. Don't you get it, Stanley? We need to get rid of the bucket. That's why I'm very proud to introduce a brand new character. This is the Bucket Destroyer. I think it'll make a wonderful new addition to the rich lore of the Stanley Parable. True, it also was not in the original game, but it's such a well-fleshed-out character with so much personality that to me it already feels as though it's been part of the cast all along. Don't you agree? Can you guess what the Bucket Destroyer does? No. Surely you don't need me to spell it out for you. Go ahead now, Stanley. Say goodbye to the bucket, and then pop it into the machine when you're ready. Ci deve essere un modo per spegnerlo. Ci deve essere un modo per non distruggere il nostro Now secchio. listen to me. It's crucial that you give it the bucket. I don't know what the Bucket Destroyer will do if it can't destroy your bucket. Destroying buckets is all it knows. That is its singular personality trait. Sure, I can hear you saying, how does a character with only one personality trait deserve to join the pantheon of beloved Stanley Parable characters?
Well, you see, if you were to really explore the Bucket Destroyer, you would see that its desire to crush buckets is so densely loaded with complexity and nuance that it's really like 10 personality traits. What other object in this game can you even say that about? The broom closet? Certainly not. I wonder what sort of Bucket Destroyer merchandise the fans will be clamoring for after this. Okay, the Bucket Destroyer is getting very upset now. You'll have to hurry and feed it. We can't get back to the classic Stanley Parable characters like the Adventure Line or the Bucket Destroyer until you crush that damn bucket. Quickly now, the fans are waiting. Do it, the fans, Stanley. Give the fans what they want. Hurry and... The Bucket Destroyer, my prized creation. You had so much potential. We were going to do such marvelous things with you, tell such spellbinding stories about you. All of it squandered now. Goodbye, new friend. For the moment in time that you were here, you were magnificent. Ok. Perso dei frame. Nella gioco laggava la connessione che un attimo si è cagata addosso. Molto poco in realtà, però. Comunque ha laggato per un attimo. Ok. E se invece distruggevo il secchio? Non abbiamo visto una sagoma che spinava a 4 fps. La differenza è che sarebbe spinata a 60 fps. Questa è l'unica differenza. Ok. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Era presente anche lui tra gli amati personaggi di Stanley Parable. Warmth spread through Stanley's arms. With the bucket in his arms again. Possiamo provare a distruggerlo adesso, volendo. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. Io vorrei distruggerlo ora. Secondo me c'è l'opzione lì. Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was Vediamo. the place to be. Potrebbe essere uno spreco di tempo, ovviamente. Had the bucket turned out to be correct? Well, no, never mind. Potrebbe essere uno spreco di tempo. To go back, and so the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. Vediamo. Tanto se ci dovremmo mettere poco, questo non era lunghissimo. A differenza del Confusion Ending originale che dura 20 minuti, questo qua è molto più veloce. Stanley, I'm glad you found your way here. I knew you'd find this place eventually. You see, your friends and I are concerned for you, Stanley. We've come together here because we care about you very much. It's this bucket you're carrying around everywhere. The bucket isn't even from the original Stanley Parable. It's just sequel content. We're the ones that matter, Stanley. Classic characters from the first game, like the Adventure Line and the Broom Closet. Because that's what fans want from a sequel. They want more of their favorite jokes, not this bucket that they've never seen before. Yes, I know I'm the one who gave you the bucket, but you're spending too much time with it. Don't you want another story involving the Adventure Line? Ma se rimane no, lo scapuzzino non fa niente qua. Somewhere new. Yes, yes, that's what the fans want. Let's do it. Ok. Andiamo. Whee! Look at that wacky line. Who knows where it'll go off to next? Si fa una porta per un attimo. Played some silly music as well. Una strada differente. Yay! Now this is what the Stanley Parable is all about. Don't you remember all those great jokes from the original dialogue? Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Yes, it's as classic now as it was back then. Let's do it for the fans, Stanley. Let's give them more content exactly like this. But if we want to do that, you're going to have to give something. Don't you get it, Stanley? We need to get rid of the bucket. Ok. That's why I'm very proud to introduce a brand new character. Secondo me si può spaccare. Is the Bucket Destroyer.
Con la linea che porta letteralmente fino a qua. Non ci avevo fatto caso prima. Stanley Parable. True, it also was not in the original game, but it's such a well-fleshed out character with so much personality that to me it already feels as though it's been part of the cast all along. Don't you agree? Can you guess what the Bucket Destroyer does? No. Surely you don't need me to spell it out for you. Go ahead now, Stanley. Say goodbye to the Sì, si può fare perché mi tira fuori il puntatore. No, non posso farlo. Now listen to me. It's crucial that you give it the bucket. I don't know what the Bucket Destroyer will do if it Fa così e basta. your bucket. Fuck, non posso distruggerlo. It's all it knows. Non posso distruggerlo. Singular personality trait. Sure, I can hear you saying, how does a character with only one personality Non posso distruggerlo. to join the pantheon of beloved Stanley Parable? Non si può distruggere. You see, if you were to really explore the Bucket Destroyer, you would see Non vuole that it's buttarlo. designed to crush Stanley è troppo attaccato. It's loaded with complexity and nuance that it's really like 10 Stanley, personality buttalo. traits. What other object in this game can you even say that? Stanley. The broom closet? Ok. All of his co-workers were gone. Serve così. What could it mean? Quindi lì c'è soltanto quella cosa lì. Ah, ok. Era molto molto lungo. È passato quell'ending lì. Adesso è stato... È comunque strano e c'è comunque la linea gialla, ma in un modo molto differente. Allora voglio vedere le porte rosse e blu. Chissà se questa qua si aprirà mai di nuovo. È strano poi perché quella lì non... Cioè non posso neanche fare tecnicamente quegli ending attraverso quella porta come ora. Posso sbloccare qualche salto dopo il secchio o no? È sempre confuso, sì. Beh, me lo sarei reso io confuso perché se avessi provato a distruggerlo da subito me ne sarei reso conto. No, said the bucket. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Ok. Quello no, Stanley. Said the bucket. La statuetta. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. Chissà cosa succede pure se muoio e basta qua. That the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Ok, stavolta non commenta il fatto che mi lancio di sotto. Strano. Ok. Sì, lì ragazzi è buon momento con 21 mesi. Il secchio amore, il secchio gioia, il secchio il senso della vita, non lasciare il secchio mai. Ci ho provato, non posso neanche farlo volendo. No, stop. Look there on the wall, you see? There's a sign right there. It says, no buckets past this point. Stanley, how could you think it was okay to bring the bucket here? Unless, what if the problem is that you actually don't know what is a bucket and what isn't a bucket? I suppose that would explain a lot about your behavior up to this point. Which, if that's true, well, my goodness, I think we have to do something about it. This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if not addressed quickly and properly. So much of the impact of the story is dependent on your understanding of what is and isn't a bucket. Please, step in here for a moment. Ok. È un game show? Now then, I'm going to run you through some test scenarios and you'll tell me whether È tipo un game show? I'm showing you is a bucket. Simple enough, right? This should tell us everything we'll ever need to know about what is or is not a bucket. Okay, let's begin. Item 1. Is this a bucket? Posso avvicinarmi? No, non posso avvicinarmi. Sono limitato a stare qua, non posso vedere più vicino.
It is a hologram of a bucket, not an actual bucket. Sapevo. Chiaramente. Item 2. Is this a bucket? Ovviamente se non se l'avete visto dovete guardare per bene. E nei dettagli capisci se una cosa è un secchio o meno. Correct. It is a 3D printed recreation of a bucket, not an actual bucket. Ok, va bene. Ci siamo. Item 3. Is this a bucket? È quello un secchio? No. Fuck! Incorrect. This is a bucket. Aveva il manico un po' strano. Come facciamo a sapere? Item 4. Is this a bucket? Yes. What? Are you hallucinating? This is a tractor. It's an enormous machine that tills the earth. I thought this was a gimmick. How on earth did you manage to screw it up? Absolutely incredible. Let's just move on to the next one. Ok. Cioè, lo puoi riempire d'acqua anche quello lì, non è... Funziona. Is this a bucket? Yes. Correct. This is a bucket. Quell'altro probabilmente c'aveva dei buchi e non riusciva a contenere l'acqua. Solo che non si vedeva perché dall'altra parte. Item 6. Is this a bucket? No. Trick question. Both. Gotcha. Ci sta. Ci sta. Item... Wait, hold on. I can't find the next... Let me see. Should be around here somewhere. Yes. Thank you. There's nothing here. Of course it isn't a bucket. We both know full well that nothing isn't a bucket. Wait, when I say nothing isn't a bucket, that makes it sound like I'm saying everything is a bucket, which of course is not true. Unless... Is that what you think? Answer me straight, Stanley. Are you trying to tell me that you believe everything is a bucket? Yes. You know what? I'm too confused to even sort it out. I've lost all sense of perspective. What is a bucket? What isn't a bucket? Mere moments ago I could answer these questions with confidence. And yet now I'm somewhat adrift. Do any of us know what a bucket is? Am I a bucket? Probabilmente. Stanley, I can't keep doing this. I'm losing myself, and myself was all I ever had to begin with. I'm afraid the bucket is threatening to tear our relationship apart. I can't have that. I'm sorry. But I'm going to erase all buckets from the game entirely. Okay, here we go. What happened? Is everything gone? Why did everything disappear? Wait, was everything a bucket? Every single thing in the game was a bucket? What? Oh my God, I had no idea. How could... Except me. I'm not a bucket after all. And you, Stanley, you're still here. You're not a bucket either. Oh, this is wonderful news. We're not buckets. Yes, I actually feel much more at ease right now. It's delightful to get some clarity on that issue. But it doesn't change the fact that we haven't got a game. So, tell you what, I'll reset everything and we'll put back all of the buckets, okay? And we'll know that it's all a bucket. But if you run into anyone else, maybe don't mention that. Who knows what that information might do to a person? All right, here we go. Ok, quindi tutto il mondo è confermato che
Ogni singolo aspetto del mondo di Stanley Parable è un secchio. Confermato al 100% come cosa. Ok. All of his co-workers were gone. Ci sta. What could it mean? Ci sta. Stanley decided to go to the Understandable. meeting room. Perhaps he had simply missed a Vorrei moment. andare a prendere però anche la figurina, perché quelli mi mancano le figurine. Just Stanley and the bucket, off on another thrilling adventure together. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. Inizia a rispondere in modo This diverso? was not the correct way to the Credo di avere un'idea di come raggiungerlo. Stanley had felt the bucket calling to Credo. him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Adesso vede una porta aperta. And here it was. Vedo porte aperte ovunque. È un problema. No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. Ok. No, Said the bucket. don't go to Sì? the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Ah. Go there. Go to Ah. the cargo lift. Okay, I'm going back to the name of these little Stanley figurines. 4 su 6, ce ne mancano 2. Non so dove. Stanlerines and Figlers. What do you think, Stanley? What name better encapsulates the intrinsic sense of happiness that you get from seeing a small number in the corner of your screen go up by 1? Let me sit on it. I'm sure it will come to me. Posso uccidermi col secchio volendo. O poi posso entrare qua che non sono mai entrato. Era disponibile pure nel gioco base, eh? Oh. Non lo so. Questo non me lo ricordo. Di sicuro non l'abbiamo fatto insieme a standing qua. Non so se esisteva anche in passato. Perché non me lo ricordo. Tutte registrazioni. Esisteva? Non me lo ricordo sto. Narrator dialogue. Narrator dialogue. Sono tutti i dialoghi del narratore. E cosa devo fare con tutti i dialoghi del narratore? Qualcuno li ha registrati? Noi quelli che stiamo ascoltando sono i dialoghi del narratore? Non credo. Okay, this is day number 295. Tape number... I don't even know. I've lost track. Nothing feels Io non sto parlando frame, gente. anymore. The longer I study this bucket, the less sense anything makes. The sheer euphoria I feel every time I pick it up. No matter how many times I've done it, it's always the same feeling. And the emptiness in my chest when I set it down. It doesn't make sense. There's no explanation for it. I still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. Why everything feels so... What do I do with this treasure? I can monetize it. Yes. It's unthinkable the amounts of money people will pay for even just an hour with the bucket. This is my golden ticket. But I have to be careful, because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get... What's that? Who's there?
Sure. What the fuck? E fatemi controllare pure se c'è qualche problema. Mi dà dei messaggi di errore, perché? Forse non è un problema neanche di Twitch, è un problema letteralmente del mio computer? Possibile? Che non... Mi dà comunque un messaggio d'errore come ora. Eppure mi dice che non ho perso frame, non so cosa sia. Cos'era quello? Era una persona che stava studiando il secchio in The Stanley Parable. Datemi un secondo, chiudo il gioco, lo faccio anche ripartire. Controllo un attimo che casomai non c'è qualche programma che sta andando nel background. O cosa di strano. Avevo l'Epic Game Store aperto, per sbaglio. L'unica cosa. Oh, vediamo se adesso va meglio. Che cacchio di ending era? In realtà alla fine del gioco rompo tutto. Non lo so, maybe? Twitch era dead pure per altre. Boh, non so. Secondo me non è un mio problema perché mi sembra strano. Non è neanche un gioco che richiede tantissimo di lavoro. Altra qua, Sora. Video pronto? Video pronto, Sora? Oh. Ho spento e acceso il gioco, quindi ovviamente... Regola il cursore finché il computer non è a malapena visibile. Ok. Regola il cursore finché il cane e il gatto non diventano amici. Wow. 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 Regola il cursore finché il numero 5 non diventa 9. Oh! Questo è tecnicamente il 9. Gente, qual è il 9? Gente, qual è il 9? Andiamo di safe e mettiamo proprio il numero 9. Regola il cursore finché non smetti di regolare il cursore. Dall'immagine sembra comunque sia una ripresa dello schermo fisicamente, perché si vede pure tipo i peletti e lo schifo sullo schermo. Quale di queste due parole sono inventate? Quale di queste due parole inventate ti attira di più? Occuboincale? Occuboincale? O delichiappa? Occuboincale o delichiappa? Occuboincale o delichiappa? Mi piace Occuboincale perché mi suona come bonk. E bonk è bello. Non regolare il cursore. Sai che ora è adesso? Sì. L'ora che è adesso è l'ora giusta? Sì. Ma poi che cos'è il tempo? È una buona domanda. C'è ancora qualcosa che ti riguarda che non mi hai mai detto? Sì? Non t'ho mai parlato di niente. Eh? Tornerai a trovarmi? Sì. Chi è?
Cos'è il tipo dei setting di inizio gioco? This is the story. Sì, va bene. Chi è il tipo dei setting di inizio gioco? Ok. Possiamo fare un paio di ending e poi caricare per vedere cosa succede con lui volendo. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Allora, cosa avevo detto che ending volevo fare? Abbiamo provato quello della porta blu e porta rossa. Abbiamo provato quello della confusione. Avevo detto anche quello dell'ascensore. Where are we going today? The bucket asked. Stanley just smiled. Anywhere they went together would be perfectly fine with him. Più andiamo avanti comunque più cambia. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. Quindi secondo me succede qualcosa prima o poi, continuando a fare ending con il secchio. Secondo me è possibile. Ah già, qua ti dice dove sono tutti gli oggetti. Qualcosa che riguarda le scale in un posto rosso e blu. Ma ah, ci devo andare senza il secchio. Qualcosa che riguarda le scale. Qualcosa che riguarda le scale. Mi dice che lì dentro c'è un filo differente. Scale? Siamo scesi con il secchio? Oh! Pogers. You're getting close now, Stanley. You've nearly gotten all of the Ce ne manca una! figurines. Very soon, you'll collect the last one. And then the first number will equal the second number. And that will be it. We'll be different people by then. Different in the sense that we used to have none of them. And now we have them all. You can't go back to when you had no Figler and Marines. None of us can. Perché cambia sempre il nome? Non sono neanche stato qua sotto. Qua sotto dove nel gioco originale morivi e finivi nella pazzia. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for it. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then, something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. He looked down at the bucket in his arms. Am I crazy? He asked the bucket. The bucket returned his gaze, but said nothing at all. That's strange, Stanley thought. Usually the bucket is a source of guidance and wisdom for me in difficult times such as these. He held the bucket close, yet felt none of its familiar reassurance and comfort. And that's when Stanley realized, this isn't my bucket. It's just a normal, everyday bucket. Someone else's bucket. Ma gli stamp! How did I end up with someone else's bucket? This is all terribly wrong. Surely no good would come from this. Who knows what sorts of bizarre hallucinations Stanley might experience Il secchio! without the psychologically grounding presence of his bucket. And indeed, now he noticed that the rooms were repeating, which was, of course, very odd. And now he felt himself floating off the ground. Oh, gracious, he exclaimed. Without my bucket, I've gone truly mad. Where is it? I must find it. Far off in the distance now, he heard it, calling to him. Stanley! Stanley, it's me, the bucket. Could it truly be? He rushed forward from room to room, passing by one bucket after the next. None of them were his. None of them were his special bucket. Come to me, Stanley. Find me. He had to find the bucket. He had to return to his old friend. It was the only way to truly restore his sanity. And then suddenly, he froze dead in his tracks. He knew where the voice of the bucket had been coming from. The real bucket was inside of him all along. It was incredibly painful. Stanley doubled over in agony and blacked out. This is the story of a woman named Mariella. Ok, di nuovo Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, picked up her bucket of comfort and security, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town, talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Right away, she knew what the problem was. This man had no bucket. Of course he'd gone mad.
ranting and raving about a narrator describing all of his actions and how everything is predetermined and free will is an illusion and it's all just a video game. It could all have been prevented if only he'd taken his bucket with him. Perhaps he didn't even realize he'd forgotten his bucket at home in the first place. How cruel the world can be, Mariella thought, and she hugged her own bucket even tighter. But of course, she had no time for this. There were a myriad of confusing problems she would soon have to confront at work, for which her bucket would provide absolute guidance and total clarity on everything. Heck yes, she thought to herself, my life kicks ass. And she backflipped all the way to work. Quindi il tipo che stava studiando, letteralmente nell'ending precedente, stava studiando il secchio che aveva in mano e voleva monetizzare il secchio e venderlo alla gente. Ci è riuscito quindi davvero? È riuscito davvero a farlo? E per questo il mondo è pieno di persone con i secchi? Lore? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Lore? A good bucket, a strong bucket, a humble bucket, a committed bucket, a bucket of culture and distinction. Ah, vabbè, abbiamo preso il secchio, adesso non possiamo più fare penna statuetta. Vabbè, facciamo allora quello che devo fare inizialmente, ovvero l'ascensore. Non posso farlo rosso blu perché ho preso il secchio. Non ci ho pensato. Mi viene istintivo ormai prendere il secchio. Forse quando li otteniamo tutti possiamo tornare qua dentro e succede qualcosa? Forse quando li otteniamo tutti abbiamo un finale alternativo? Oppure come ci dice il narratore non succede niente. Può cambiare qualcosa adesso con lui? Non lo so. Però voglio provare prima questo qua. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover. Mi avevate detto di mettere tutti 8. Provo a mettere tutti 8? Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him always. The bucket would. And he knew it. The two of them were inseparable. 8 volte? At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the pin number for the keypad was 2845. Non ho contato. Stanley just sat around twiddling his thumbs, trying to input Non so quanto anything sono. the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Adesso averli fatti tutti, tecnicamente. Ma tanto ho parlato di un keypad? Non succede altro. Se li fai 2 volte e basta. 4, 5. 2, 8, 4, 5. 5. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Allora, ora scendiamo e poi risaliamo. Che dovrebbe farlo senza secchio, forse? Beh, a me mi ha dato comunque un achievement facendolo, quindi. E ha fatto 8. Quindi forse solo quello. Diceva qualcos'altro. Non saprei. Plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Wait, Stanley said to the bucket. Can we go back up? When I was pressing those keypad buttons, there was something very intriguing about the number 3. I want to go back so I can try pressing the number 3 again. The bucket said nothing. Ok. Ok.
Sbrillomi, grazie abbonamento a comprare per la prima volta, benvenuto. Devo provare a cliccare il 3? Proviamo. Here we are, said Stanley. Now I'm going to try out that number 3 button. He took the bucket over to the keypad and began absolutely slamming on the number 3 over and over and over. Well, he said, the number 3 is such a special button. I'm having the time of my life. Stanley looked expectantly at the bucket, but the bucket remained silent. This was a shock to Stanley, who had always felt such a connection with the bucket. How was this not as exciting to the bucket as it was to him? Once Stanley had had enough of the number 3, he got back in the elevator. Ok. Il secchio non mi risponde. Non mi dice più niente, perché il secchio non mi parli? Ho fatto tutto questo per te. Perhaps the bucket had missed something. Perhaps it had not seen how much joy Stanley got from slamming the number 3 repeatedly. No, No, said Stanley to the bucket. You can't go on yet. Not till you understand how much the number 3 means to me. You and I have been through so much together, and I just want you to see what I see. Feel the happiness I feel. He smiled at the bucket, and the bucket said nothing. Ok. Va bene. Questo mi sembra la situazione più matta per Stanley. Per adesso è la situazione più pazza mai successa. Here we go, said Stanley. This time I'll really show you. He ran to the number 3 and began to wail on it like a musician on a beloved instrument, weaving a concerto of truth and passion. He wielded the number 3 like a fine artist would wield a paintbrush. He told stories through the number 3, stories of his dreams and hopes and fears. And the whole time, he looked to his bucket for a reaction of some kind. Anything to let him know that the bucket appreciated what he was doing. The bucket conveyed absolutely nothing at all, only silence. Crushed by a wave of dejection, Stanley returned to the elevator. Stanley and the bucket were so close. They'd always been there for one another. Why suddenly could the bucket not connect with this passion of Stanley's? The question caused Stanley to ruminate the whole way down the elevator. He knew that there must be a way to get through to the bucket, to communicate fully with his dear friend. Surely there was a solution, mustn't there be? Ok. Deve comunque succedere qualcosa, no? Said Stanley. I know what to do. Quanto è lungo stavolta? I express this feeling in my heart. He decided right then and there that he would hold a press conference where he would speak to the public on all matters relating to pressing the number 3 over and over. He would elaborate fully on what the number 3 meant to him and why he felt so alive when pressing it. Then the bucket would be able to see his joy through the eyes of others. It would get to see the world react to this discovery of Stanley's. And it would be through the public eye that the bucket would finally understand Stanley's work. Ok, si finisce comunque qua. Che cazzo succede? What the fuck? Non l'ho mai visto questo problema finora. È nuovo. Il gioco non è fluidissimo, ma è comunque relativamente fluido. La telecamera in alcuni momenti è proprio lentissima e strana. Boh. Voi vedete 1 fps, io lo vedo proprio rallentato in un modo strano.
quello che vedo io non è quello che vedete voi, chiaramente. Sì, voi vedete molto molto peggio. Molto peggio. Io non credo sia problema mio. Settimana peggiora. Secondo me allora non è un problema allora del mio computer. Deve essere un problema di Twitch o di Streamlabs in qualche modo. Sapevo che Streamlabs ha dei problemi perché non funziona l'apostrofo in chat. Quindi di sicuro c'ha dei problemi, ma non so fino a che punto si estendono i problemi. For months, he advertised and marketed his press conference, building excitement around it, developing and rehearsing it, until it couldn't be refined a single measure further. When the big day arrived, Stanley was as prepared as he'd ever been for anything in his life. Quindi dobbiamo presentare al mondo di quanto ci piace il numero 3. Va bene, tra l'altro gente, se siete comunque vedo tutti a posto in chat. Se siete in ritardo con la live, visto che ha laggato un casino, se refresciate la pagina dovreste tornare abbastanza in pari adesso con la live. Tendenzialmente. Se poi è completamente rotto il tutto, allora anche quello lì non funzionerà, però quello non dipende da me. Ok, andiamo sullo stage. Dobbiamo dimostrare... Non è che finiamo per avere dei Stanley Parable 3? This was it. One last chance to win the bucket over. One opportunity to share a true connection with a loved one. Ok. 8. Non è il numero 3 quello. Va bene. Perché il Secchi non mi capisce? The dude who came up with pizza. L'uomo che si inventò la pizza. Siamo pronti? There was no one here. Nobody had come to the press conference to hear Stanley speak, to listen to him talk about what it really means to press the number 3 on a keypad over and over. He was unloved, uninteresting, he was a failure, and in that moment Stanley knew that the bucket would never again take him seriously. There would be no connection, no deeper understanding. The bucket merely sat there in his arms, indifferent. And so it began that slowly, over many years, the two of them grew more and more distant. They spoke less and less, neither wishing to state the obvious, that any sense of real respect between them had eroded since that day at the press conference. There would be no more games, no more long conversations about passion and pursuit, only a silence that consumed the space between friends. And Stanley, having for once in his life discovered the warmth and comfort of true companionship, was cast back into the unremarkable normalcy of loneliness. Ok. Lui diventa letteralmente matto e non sa... Si fissa per qualche motivo sul numero 3 e cliccarlo e la sua vita inizia a incentrarsi su quello nonostante abbia il secchio in mano? Che cosa sta? All of his co-workers were gone. Come è What successo? could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Comunque tra quello che sto facendo io e la live credo ci siano un buon 40 secondi di ritardo. E io ho anche refresciato la pagina, quindi non so che succede. Quello non succede se c'hai il computer che è poco potente e lagga. Quello è completamente scollegata come cosa. Vado allora a prendere l'ultima statuetta, se possibile. Vado a prendere l'ultima statuetta che è nella zona rosso-blu. Solo che la prima volta non ci sono potuto passare perché avevo il secchiello, quindi mi ha portato nel game show. Stanley came to a set of 2 open doors. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley... Ora refresciate sono 15 secondi. Io ce n'ho molti. Perhaps he wanted to stop Come fai a by sapere the te che sono employee 15 lounge secondi? first, just to admire it. Come fai a capirlo? Yes,
truly a room worth admiring. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Nope. Stanley was Torna nel so passaggio bad at segreto, quello qua following sotto. directions, it's incredible he wasn't fired years ago. In effetti non l'ho mai visto normalmente questo qua. Ma c'era in passato questo? Non me lo ricordo. Mi vorrei pure uccidere con il secchiello. Quindi secondo voi è scritto compare in chat. Ah, ok, giusto. Look, Logico. Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you forgot. Really? Zitto narratore. I was in the middle Dov'è il of collezionabile? something with zero Dov'è la statuetta? consideration for others. Are Dov'è? you convinced that I want something Ah! to happen to you? Ci I don't know how to convince you of this, but I really do want to C'è sempre help stato il segnale qua, l'hanno you aggiunto do dopo. something beautiful. Look, let me prove it. Yes! Let me prove Yes! that I'm on your side. Yes! Give me a chance. L'ultimo. L'ultimo per noi. And there it is, the last Stiggly Wiggly. Savor this moment, Stanley. This is a real accomplishment. This is doing something just for the sake of doing it. Where so many people expect to be rewarded for the most trivial achievements, you've insisted that a job well done is its own reward. I would tell you that I'm proud of you for collecting them all, but that would be like a reward, and we can't have that. So, instead I'll just say, it's done. We're all done here. And now we can go to whatever the hell you were doing before you hunted for figurines. Ok, li abbiamo tutti. Bene, Now listen carefully, this is important. ottimo. Stanley walked through the red door. Che succede se passo nella porta rossa? Non sono ancora mai andato. Chissà se questo fa davvero delle differenze o meno. Dovremmo tornare nella stanza dei meeting per vedere se, avendolo sbloccato tutto, cambia qualcosa dentro, perché lì piano piano venivano segnate. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. Here, let me show you. Oh, l'abisso. Ho il patto d'Artorias. What do we want? What are we looking for? Here. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. Buon per te. Se mi muovo? Molto figo da vedere. No, wait. Where are you going? Oh no, stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Questo non me lo ricordo come ending, credo siano di quelli normali. No, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Please, Stanley, think about what you're doing.
Ah. Ah. Posso lanciarmi di sotto e morire? Ho altre opzioni qua o no? Se muoio però semplicemente si resetta e basta, no? C'è qualcos'altro di strano che posso fare? Wow! Wow! Good, good. We can't be too safe. Promise me you won't go back there. Just stay here. Ok. Siamo qua a vedere le luci. Ma che belle luci. Sono molto belle. Non credo di poter fare nient'altro però qua dentro, vero? No, non credo che di poter fare nient'altro. Mi sa che devo lanciare e basta. No! What did we talk about? You're risking everything we achieved here. You heard me before, didn't you? You will die! What about this isn't getting through to you? Mi sa che il computer non ce la fa. No, perché se fosse il mio computer dovrebbe mandarmi a scatti anche il gioco. Il gioco mi va fluidissimo. Woo! No! Oh, thank God you lived. You had me worried there for a moment. Now, can we please get back to the other room? Sono più lento? Mi sa che sono più lento. Mi sa che sono più lento. Ah. Ok. No. No, no, what are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Stanley, let's go back to the other room. Can you do that for me? My God, is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You were literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? No. Or maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted us to get along. But I guess that was too much to ask. It looks like you wanted to make a choice after all. Well, this one is yours. Non so se vi ricordate quando l'ho raccontato. Ho avuto un sogno uguale a questo io. Praticamente. Is it over? It's going to restart, isn't it? I'm going back. Ok, sure. Sure, va bene. Questo finale è più brutto. Nel senso... Ok. Ora che ho... Sì, manca solo mio fratello, esatto. Ora che ho... Ora che ho ottenuto tutti i collezionabili. Stanley, I'm sorry, but I have to put a pause on things. It's those figurines. Those figglers. I haven't stopped thinking about them since you nabbed every last one. Wasn't it just the most intrinsically fulfilling moment of your entire life? Didn't it fill you to the brim with inner richness? Yes, I know we're supposed to be telling a story, but won't you please indulge me with one more trip back to the memory zone? Infatti. I would love nothing more than to revisit the figurines. Just one more time. Ok. Un altro viaggio nella stanza dei ricordi per vedere le figurine. Ok. Wow. Wow. Ora ci ricordiamo di quando Stanley ha trovato i collezionabili. Yes, yes. Le figurine sono parte del DLC, ovviamente. The Memory Zone. Ok. Vediamo. E la stessa stanza di prima, ma adesso c'è pure questo passaggio in basso. Ed è scomparso questo.
Qua c'era in passato qualcosa. Questo è ancora uguale. Con The Last of Us. Here's where it all began. The first collectible. Back then, we had no idea of how many of them we'd find. Sure, it said 6 right there on the screen, but how could we know for certain? We were so innocent. We'll never be like that again, Stanley. Sette di 6? Sette di 6? Ah. Ah, le raccolgo di nuovo And tutte. here was the second Stanley. You found this one all on your own, just by poking around in the boss's bathroom. You did that, Stanley. I'll be honest. Back then, I had no faith in you to find any of them, let alone 6. But you continue to surprise me in all sorts of mundane, unremarkable ways. Chissà se sono nell'ordine effettivo in cui le ho trovate. Ok. Devo arrivare a 12 di 6? Okay, let's do a little quiz. Which of these rooms was the room you found your third mini stand? Can you remember? Stanza del boss. Ne sono abbastanza sicuro. Ah, ok, si apre. Era qua dietro. Hey, that's exactly right. It was here, behind the boss's office. It was the third one. You picked it up, and then after that, you had 3 of them. I'm glad these moments are so crystal clear in your memory, but I shouldn't be surprised. After all, science tells us that it's impossible to forget your third time doing anything. Ok, non credo funzioni così onestamente, ma posso Let's see, concordare. what came next? Oh yes, we found a Figley in this pink room. No. Oh, well, I can't actually say I remember being in this room, but it's here in the memory zone, so it must have happened. No. Non l'ho trovata qua. Non sono mai stato in questa stanza. L'ho trovata lì. Era qua? Sì, sì, sì. This was the 5th mini stand, and No. this one was really something special. It was under the stairs. I remember it so clearly. In fact, because this one is particularly special to me, I made a little video to commemorate the occasion. Enjoy. Takes you back, doesn't it? I spent a lot of time making that video, but it was 8 minutes I wouldn't have spent on anything else. Beh, 8 minuti per quello, comunque è stato veloce, bravo. Perché non ho preso nella stanza rosa? Perché non l'ho mai tenuta nella stanza rosa. Questa qua è la quarta, lui ha detto che è la quinta, ma è la quarta. Ne sono sicuro. La porta era aperta e sono andato avanti. Questa è la sesta. La quinta è quella nel... Then we came to the last collectible, the final nella piattaforma nelle right scatole. here by the red and blue doors. This memory is the most distinct and clear in my mind, perhaps because it was the one that happened more recently than all the others. Who can truly say how the mind works? All I know is that this No, era la is the quinta moment questa, no, era la when I picked quarta. up a Figley and I thought to myself, yes, O era la quinta? that's all of them. They're all collected. In ogni It caso was c'era a prima... moment c'era anche unlike l'altra. any other. Except for the other moments picking up figurines, which it was exactly like. Quindi se ne ho anche una in meno? Che succede?
And then there was no more. Because we've caught up to the present moment. Nothing left to do but move onward into the future. Goodbye, memory zone. No, I'm not done. I'm not ready to move on. Stop the loading screen. Isn't there some way we can stay here, keep enjoying these figurines? Let's just go backwards. We'll do the memory zone again from the opposite direction. See how that feels. Ok. Posso collezionarla adesso? Posso scoprire cos'è la stanza rosa? Okay, yes. The room with the red and blue doors. I remember this. I must say, of all the figurines we looked at in our initial tour of the memory zone, this one is the most distinct and clear in my mind. Let's keep going, I want more. Ok, va bene, narratore. Mi sembra sia un po' fissato con questi collezionabili, ma va bene. Mi sa che finiremo con molto più di 12 statuine in questo modo. And here's where I made that video. Don't you remember the video we watched? Sì. Lo sapevo! Lo sapevo! Yes, I love that video. Ok. Io qua non ci sono mai stato. Commenta qualcosa. Still don't remember the pink room, Stanley. Still no memory of this one. Good room, though. A solid room. Ne manca uno così allora. Non lo so. Perché non la commenta? Non si fa due domande? These really were a treat to hunt down. You know, if there had been any kind of reward for finding all of these, it really would have neutered the intrinsic joy of collecting them. I'm very glad we resisted the temptation. Next one. Ok. Ora c'è il bagno. E si fa di qua? Non posso. Ok. Molto easy, molto easy. Risolto il quesito. Va bene. This was our second figly. Don't you remember? Yes, I remember it too. The past is truly a wonderful thing. Why does anyone ever choose to leave it? Keep going. This is it. The very first one we found in the exhibit where I introduced you to the figurines. Oh, I want more memories, Stanley. I want to keep going. What else is there? What came before this? Se me ne vado io? Ah, no, siamo di nuovo qua. Oh! Ok. La stanza dei salti. Ho dei salti disponibili? Look, it's the terrible new content that we were originally sold on. I remember hating it back then, but time does put a rosy filter on everything. In fact, I dare say I'm actually quite fond of it now. Look how much fun the past is. I want more. More memories. I salti sono comunque limitati. Secondo me devi tenerli da parte i salti. C'è qualcosa di nascosto. Però mi sembrerebbe troppo costringere i giocatori a dover... Oh, yes, the two doors. Who could have forgotten that? A classic memory, this one. Portano sempre al stesso punto. In questo caso. Sandrowski, cazzo, è dentro per 5 mesi. È sempre bello passare là. Thank you, grazie mille. And before everything else, there was your office. Is there anything else? Was there something that came before your office? There's something I feel I can remember. I can remember. Ok. Yes, I'm remembering something now. I remember before this whole story got started. Back then I was different. I used to make big decisions. I was passionate. I was skeptical. I weighed each decision with profound thoughtfulness. And then somewhere along the way, I stopped making decisions. I became lazy, and I came up with a character named Stanley to do my thinking for me. He would make the decisions, he would decide which way to go. I would cheer him on as he collected figurines for no reason. Why did I invent Stanley? Was I lonely? Yes, perhaps that's it. Perhaps I needed to imagine I had companionship.
And Stanley really did make for a wonderful companion, even if he was a fiction. But I suppose it's grown old. I want to think for myself again. I want to go back to how it used to be. Yes, I can be on my own again. I can do it. I'll be stronger this time. I'll take care of myself. I don't need Stanley anymore. Oh, but he truly was so much fun to play with. You know what? Since we're in the memory zone, how about one more good memory? Let's go back just once and give Stanley one more run of the office, and then I'll retire him for good. I did enjoy telling his story so very much. Okay, here we go. This is the story of a man named Stanley. È l'ending finale? We are in the end game now? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Esiste un true ending ora? C'è comunque il secchio. La porta è chiusa. Il secchio lo posso prendere, immagino. Ah, the embrace of an old friend. A weathered companionship that stands the test of time. Ok. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Ci voglio andare perché voglio vedere la stanza con i collezionabili. Oh, è tornato normale. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. È tornato normale. Stanley, we must move on from this broom closet, simply because I have no remaining stickers. If I did, you can guarantee we'd be in here for hours. But alas, no stickers. Fuck. Come niente adesivi? Sicuro? Nessuno? Ha finito gli adesivi. Non ne ha altri. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Faccio quello che mi dice? Immagino di sì. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him always. The bucket would. And he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the PIN number for the keypad was 2845. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Forse facciamo un ending normale, ma non lo so. Yes, this is certainly the most logical. Cos'è la stanza rosa? Anche di qua c'è ancora di ending da fare tecnicamente. C'è l'ending dove si scappa, dove c'era il museo, e c'è l'ending dove non spegniamo la macchina del controllo mentale. Edoardo, grazie a Rail con 80 persone, difendete! Voi avete avuto problemi di live? Che delle persone sono appena arrivate? Ci sono stati problemi con le live? Oppure no? Perché noi qua stiamo avendo problemi, non sappiamo del perché. Stiamo cercando di capirlo. Devi anche buttare. Ma prima vorrei farlo senza secchiello.
Andiamo di qua, questo qua lo conosco. Sì. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley and the bucket would both meet a violent death. The door behind them was not shut. Stanley and the No, bucket no, still forse è had mio il every problema. Boh. opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley and the bucket were knowingly walking forward into a very painful death for each of them. Ok, va bene. Qua abbiamo avuto problemi, non capiamo cosa sia. Questo ending qua è quello del museo, non l'abbiamo ancora mai visto con il secchiello. As the machine whirred into motion and Stanley and the bucket inched closer to their demise, Stanley reflected on how meaningless the bucket's warmth and comfort had turned out to be. To be sure, it puts the mind and the soul at ease to embrace the bucket, but what use is a sense of ease when you're about to be crushed to death? This is what Stanley thought to himself. Secchio, questa è la cosa giusta o no? For wasting so much time carrying a bucket everywhere. Farewell, Stanley. Addio. "Farewell, Stanley," cried the narrator, as Stanley and the bucket were led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, the bucket's life came to an end, as it was crushed violently to death. Ok. It was a shame, the death of such a magnificent bucket. It's true that all buckets are radiant in their own way, but this one stood above the rest. It was a glorious bucket to behold. Non ho più il secchio. Non ho più il secchio. Benvenuti alla grande esposizione del secchio. Siete sull'orlo del precipizio della conoscenza. Proprio come un secchio, la mente umana è spesso vuota, una caverna spoglia. Ma attraverso la mostra che vi attende, la mente si riempie, si arricchisce, si nutre. La conoscenza del secchio e della sua storia sono l'unica vera conoscenza che realmente abbiamo. Porterete nel mondo ciò che apprenderete qui? Accetterete con mente aperta anche quelle informazioni che potrebbero mettervi alla prova? Cambierete le vostre vite e quelle dei vostri cari come conseguenza di questa mostra? O farete finta di niente e continuerete a vivere come prima nell'ignoranza e nell'oscurità? Vediamo. Vediamo. Can you see how arrogant it was for Stanley to take a bucket like this and to claim it for his own? Can you see the hubris that blinded him? Can you see that the bucket is far more noble than Stanley will ever be in his short life? Quindi non è più un museo a tema Stanley Parable, adesso è un museo a tema secchi. Ok. Un secchio con due manici. Questo secchio è raffigurato con due magi. Tale modifica non è mai stata apportata nella realtà, essendo stata giudicata troppo pericolosa e sconsideratamente sperimentale. Ogni anno decine di persone vengono condannate a morte solo per aver tentato di realizzarla. Giusto, assolutamente giusto, mi torna. 25 secchi. 25. Fotografia di 25 secchi, il numero più grande di secchi mai catturati in un'unica immagine. Il fotografo rimase in shock catatonico per diverse settimane, come conseguenza dell'euforia da esposizione a così tanti secchi tutti in una volta. Ok. Va bene. Il secchio antistress, un'analogia. Presentato senza commento. Quindi le brutte sensazioni entrano da qui. I sistemi per gestirle le fanno uscire da qui. E le trasforma in rilassamento e stare bene.
Il secchio inferno. Una riproduzione del secchio inferno che in epoca medievale fu così potentemente attraente che portò decine di nazioni in guerra, l'una contro l'altra, per ottenerne il controllo. Perirono in miliardi e tuttavia questo semplice fatto rimane inconfutabile. Nessuno può controllare un secchio. Sì, sì. What? Pittura rupestre. Sappiamo che l'esistenza dei secchi precede quella dell'essere umano, ma non sappiamo di quanto. Questo graffito mostra la prima scoperta da parte dell'uomo degli usi pratici del secchio, quando la storia del secchio era già iniziata probabilmente da diversi millenni. Si noti come il secchio permetta di essere usato dopo aver giudicato l'umanità meritevole dei suoi tesori. Viene utilizzato per non far cadere l'acqua per terra e per dare da bere agli animali e per portare in giro l'acqua. Ok. Ha senso. No man can own a bucket, and certainly not a bucket as dazzling to behold as this one. It is man who should kneel before the bucket. Il secchio appeso. Questo pezzo simbolizza la relazione indispensabile tra il secchio e l'umanità. Per quanto chiaro sia ciò che sappiamo del secchio, molto rimane ancora al di là della nostra portata. Questa distanza, naturalmente, per il nostro bene. Ok. Pensavo di cadere. But there is something we can do. Something we can do together, you and I, that will right this terrible wrong. Certamente. Let Stanley die. Let him be crushed by the machine. Don't reset the game. Don't give him another opportunity to run off with another beautiful bucket. We can save the world's buckets from their treatment as tools and implements if only we let Stanley die together. The bucket shall take its place as Non potevo cadere, c'era un commander pavimento. of a new world, a new vision. Ok. E ora che abbiamo fatto un altro finale, il narratore? Oh, è cambiato. È successo qualcosa davvero. Huh. The bucket made Stanley want to be a better man and a better co-worker. In time, perhaps, he would become both of those things. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Sure. Abbiamo ancora cose da fare di qui. Stiamo facendo una sequenza di finali tutti collegati ora? Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Stanley, we must move on from this broom closet. Ok, me lo ripete all'infinita se sto No remaining stickers. If I did, Posso provare a non spegnere il controllo mentale? Upstairs to the boss's office. Posso provare a fare quello? Mi faccio faccio quell'ending lì, se poi non porta comunque a niente, si vedrà. Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him, always. The bucket would. And he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket did not react. Except perhaps a tiny glow of warmth. Subtle, yes, but an unmistakable spark from somewhere deep within. Per il 3? Stanley just sat around twiddling his thumbs.
Trying to input Cosa è anything on successo? the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 284. But Stanley guessed the correct code by Perché ha agito? Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Cos'era quello? Cos'era quello? Ah sì, devo pure chiudere e aprire il gioco per l'aiutami, è vero? Sì, è già da ieri che gli accenti non funzionano su Streamlabs, non sappiamo perché. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Forse devo fare tutti i finali con il secchio prima che possa succedere qualcos'altro? Non lo so. The monitors jumped to life, Adesso ho il and dubbio. Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, Ta-dam. monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Quello è il mio ufficio. È 427, no? Sì, yes. Perfetto. Mi ricordo. So dove provengo. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. Ok. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Never! He squeezed Never! the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. Ok. Allora. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, I working, tasti, tra all l'altro. of it monitored and commanded from this very 3 place. e là c'è l'1 e 2. As the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided Non that sa this mai. machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. But at the last second, the bucket jumped in and pressed the button to turn on the controls. Stanley gasped in horror. Had this been the bucket's plan all along? To take over the machine and claim the power for itself? Oh no. How could the bucket have betrayed him like this? Stanley was prepared to throw the bucket away in disgust when suddenly an image appeared upon the enormous screen. Birds. Silly, silly birds. Ok. The control buttons became active again. Stanley flipped through one video of silly birds after another, and then it dawned on him. This wasn't a mind control facility at all. It was a facility for monitoring and surveilling silly birds all over the world. The mind controls were only a facade to disguise its true intentions. Had the bucket known this all along? Stanley marveled at the metal genius in his hands, the one who had pointed him towards this incredible discovery. Stanley and the bucket never found freedom because they spent the rest of their lives here in this place, flipping through live streams of the silliest birds imaginable. Of all the possible paths his life could have taken, this one was surely the best. And Stanley was happy. Abbiamo finito. Ok. Ok.
passo un finestra di dialogo per un attimo. È stato tornato normale, perché? Ho sbagliato? Wait, Stanley thought to himself. Am I sure that the orders stopped coming in? How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. Ok. Ok. Provo a lanciarmi sotto stavolta. E via il gioco, ok. Lo faccio dopo questo qua. So che lo dico sempre, ma lo facciamo dopo questo qua. Cerco di ricordarmelo stavolta, visto che sarà un ending, immagino, più normale. Visto che non ho il secchiello in mano. Ok. Stanley decided to go up to his boss. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Era solo una randomica? È cambiato randomicamente i colori, ma non aveva nessun senso? Possibile? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known. Stanley was in such a rush to get through the story. Oh, come on! He didn't even have a single minute to just let. Devo andare a uccidermi, fammi uccidere! That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming new age music. Sì, lo so che devo farlo anche col secchio dopo, ovviamente. Solo che prima volevo vederlo normale, perché voglio vedere i cambiamenti che poi ha il secchio su quell'ending lì. Secondo me prima bisogna fare quello normale e poi quello di secchio. Strano, sono entrambi strani. Secondo te se entri nella van senza il secchio, il nastro dice che studia il secchio? Secondo me no. Secondo me lì c'è un'altra cosa differente che non ho fatto. Solo che non me lo ricordo neanche quelli che fosse un'opzione. Cioè non solo non mi ricordo quell'ending lì, non mi ricordo neanche che fosse un'opzione. Quindi non capisco se è nuova di appunto la Ultra Deluxe o meno. Non lo so. Stanley walked straight ahead through the large door that read. Maledetto gioco non si lascia speedrunnare, esatto. Ok, qua invece mi posso buttare adesso. Aha! You've made it to the bottom of the mind control facility. Welcome! You see, back when the Stanley Parable first launched in 2013, getting to the bottom of the mind control facility was a bug that we simply didn't catch during development. And you all sent us lots of photos of it on Twitter and acted very superior about it. And you're all very, very clever. Good for you. Anyway, when it came time to update the game, we knew that we had to do something about this little goof of ours. So here you go. New content. You can call it the bottom of the mind control room ending, if that enhances your perception of the value of these updates. Isn't that what you crave? New content? Always more content, more content, more. And I'm here to give it to you. I'm here to make it seem like we really covered every nook and cranny of the game, secrets and Easter eggs. How about this? We wrote a new piece of music just for this section. You won't hear it anywhere else in the game. It's a secret that's just for you. That's how special you are. We call this track, Good Job You've Made It to the Bottom of the Mind Control Facility. Well done. Good job, you did it. Good job. Hanno trasformato un bug del 2013 in un ending? Good job, you made it to the bottom of the mind control facility. You jumped on the catwalk. You should have been careful. You should have been careful. It used to be a bug. Now it's an ending. Now it's an ending. Bellissimo! I believe in you. I believe in your ability to cross this barrier and chase your dreams. The railings don't mean anything. Good job, you did it. Good job, you did it.
Good job, you did it. Good job, you did it. Good job, you did it. Good job, you did it. Good job, you did it. Good job, you did it. Good job, you did it. Good job, you did it. Era un bug nel 2013, era un ending perché sì. All of his co-workers were gone. Il bello è che è perché è perché avevamo fatto l'ending qua Stanley sopra, decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a dove memo. il gioco ti fa credere che ti sei glitchato fuori dalla mappa, ma questo era inteso. Quell'altro invece non era inteso. E quindi ovviamente quando c'è una cosa non intesa devono renderla intesa in qualche modo o bloccarla. Sì, avvio il gioco, sì, me lo ricordo. What the fuck? È troppo geniale. Se loro hanno fatto tutta sta cosa possiamo aggiustare il bug. Perché così sono anche fedeli all'originale. È geniale! È geniale! Che ore sono? Qualcuno lo sa veramente? Naturalmente no. Nessuno sa nulla. Io e te non sappiamo neanche come ci chiamiamo. Siamo come estranei. Sì, ho regolato tutte le impostazioni di gioco come da tue esatte indicazioni. Ma chi non lo fa? È solo il mio compito. Un po' come un lavoro. E adesso il mio lavoro è finito. Non ho altre informazioni da chiedere. Ho raccolto tutti i dati che ho potuto su di te. E ancora non posso dire di conoscerti. Come tu non conosci me. E né tu né io sappiamo che ore sono. Immagino che certe impostazioni siano inimpostabili. Ma tanto, se devo essere totalmente sincero, l'ora non serve a un tubo nel gioco. Non mi troverai qui la prossima volta che riavirai il gioco. Va bene. I videogiochi esistono per essere giocati da soli. A te piace stare in solitudine, no? Forse è l'unica cosa che ho veramente imparato su di te. Beh, è ora che me ne vada. C'è ancora un'altra impostazione che dobbiamo regolare, ma potrebbe volerci un po' prima che io sia pronto. Non fa proprio parte delle mie mansioni, ma non importa. Forse mi rivedrai, se saprai trovarmi. A presto. Oh. Ah. Possiamo quindi adesso fare l'epilogo e finire il gioco? Vorrei fare l'ending che abbiamo fatto prima però con il secchio. Visto che l'abbiamo fatto in un modo, vorrei vedere se c'è qualcosa di assurdo anche con l'altro, perché logicamente ci potrebbe essere. This is the story of... All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Dopo facciamo l'epilogo, non subito. Immagino che sia lungo, quindi Everyone credo che ci assumed vorrà he un did po'. have a bucket, but Stanley is a very lucky fellow. Very lucky indeed. Ok, l'epilogo. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered. Nicola Super, grazie. O Nicola, grazie all'abbonamento coupon per 8 mesi. Ciao Gravier, sono passato sopra il nevare l'abbonamento e salutare, quindi ciao. Still Grazie no mille one was comunque. here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more Okay. than ever. Perhaps his boss's office was where Cos'è he'd il come vero into a finale? staircase. Un vero epilogo? Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's Può office. esistere un vero epilogo di un gioco del genere? Non c'era nell'originale un vero epilogo, no? Semplicemente puoi provare tutti gli ending e basta. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Ah, mi fa passare stavolta. The bucket knew all along. Was Woo! the bucket guiding him? C'è un sudoku in chat. This is certainly the most logical explanation. Addio Gabri. Addio Gabri.
Cosa può succedere? Scusatemi. Non so neanche cosa immaginarmi ora come ora. In un finale che era originalmente nel 2013 un bug, che si trasforma in una canzone, come cambia se è un secchio? C'è di un'altra canzone ma con il secchio in mezzo? Forse? Towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Nel dubbio non aspettate niente. Non so cosa aspettarmi neanche. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Ora qua non abbiamo più niente da fare. Ho dato un colpo a questo. Qua ormai... Aspetta. Ah, sono numeri e basta. Ok. But just as Stanley was about to proceed further into the mind control facility, he tripped and fell over the railing and into the dark void below. Thankfully, he fell directly onto the bucket, which safely cushioned his fall. Now, what to do next, Stanley wondered. Stanley and the bucket could find no way out of this enormous pit, and so eventually they decided that the best thing to do would be to simply get comfortable down here. Ok. So they set up a little couch and relaxed. It really wasn't so bad down here, a bit cold perhaps. After some time had gone by, they installed a few shelves as well, and a sort of kitchenette that was useful for when the bucket was craving paninis. What? But it wasn't until the rugs and the standing lamps came in that it really started to feel like a home. In fact, after some time, Stanley realized that it had been ages since he had even thought of the mind control facility. Dove le prendo ste cose? He'd never Questo è gotten to fuori. fully explore what was up there, never been able to unearth the many mysteries of the mind control facility. This lack of closure began to eat at him. Soon he was dwelling on his regrets, and the state of their home slowly decayed as Stanley became withdrawn and neglected the cleaning. It unsettled the bucket deeply. Stanley wasn't usually like this. The bucket tried to reach out to him again and again, but to no avail. All Stanley could think about, all he could talk about, was going back, doing it over again, staying on the path. It was a mistake to leave the path. It was a mistake. It was a mistake. I need to do what the narrator says. I need to see the true ending. This made no sense at all to the bucket, which was simply trying to live its life down here as comfortably as possible. Yet Stanley was unconsolable. This isn't an ending. This is just a hole in the ground. The bucket sighed. True, it wasn't an ending. But it's where we happen to be. And maybe, possibly, if we accept the reality of things, maybe this will become an ending eventually. It's what the bucket was counting on. The two of them waited for a very long time. Ci siamo fatti una vita alla base della stazione del controllo mentale. Sure. Sure, eh? Vabbè, perché no? Perché no? Ha senso. Mi torna. Mi torna, sì. Sì, sì, sì. All of his co-workers were gone. What could it mean? Sì, Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ci sta, ci sta. Cosa abbiamo adesso a fare che abbiamo fatto in passato? C'era il finale in cui seguiamo la strada fino a raggiungere il telefono e poi stacchiamo la spina. Non abbiamo ancora fatto quello. Di sicuro ce ne sono anche altri. Però il mio obiettivo non è fare proprio tutto. Però almeno quelli che ho incontrato voglio controllarli. Telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to Sì, possiamo fare anche la vent senza il secchiello, vero? The bucket was wrong. Secchio. Viene sapere da chiamarlo secchiello perché sono i secchielli che usi al mare. No, Said the bucket. don't go to Ah, the anche meeting morire. room. Go somewhere else. The cargo. But Stanley feared that any path he walked might lead to the separation of himself and the bucket, his dearest friend.
So he threw himself to his death, that they might die in one another's arms. How deeply touching. Ok, come sempre è un ending super semplice, basta All questo of qua, his come sempre. co-workers were gone. Non so perché viene sempre da controllare qua. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Stanley cradled the bucket in a gentle embrace, protective yet delicate, assertive yet Non dovevo prenderlo, dovevo andare senza. Vabbè, facciamo allora quello che ho detto prima. Perché volevo controllare adesso la vent. Fatto confusione io. In regia del secchio è troppo forte per me. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? No, never mind. The bucket was wrong. E mi ha risposto al telefono? No. No, quello mi manca come ending, tecnicamente giocando nel gioco normale. Said the bucket. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Good, Said the bucket. now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Mi provo a staccare il telefono però con il Stanley secchio did not adesso. question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Ok. Let's go. In here. Said the bucket. Go into this dark room over here. Stanley once again obeyed blindly. Ok. E qua ci dovrebbe essere il telefono. Now pick up the phone. Said the bucket. Pick up the phone, and it will take us back home, where we can go about life together. Whoa, hold on. Why did you unplug the phone? Were you trying to resist the bucket's orders? Stanley, I was joking. Obviously, the bucket isn't talking to you and telling you to do things. Buckets can't talk. It was a joke. Don't you get the joke? It's funny, Stanley. A talking bucket. Ugh. Can't you see? Oh, goodness. I must have really bungled up the delivery if you actually took me serious. Where did I mess up the joke? Should I have paused for longer or spoken quicker? Comedic timing is so difficult. I wish I were better at it. But there isn't exactly an instructional video on comedy that one can watch to fully... Oh, wait, yes, there is. It's sitting right here. Let's take a look. Ok. What is comedic timing? What is comedic timing? How does it work? How long should it last? How can it be used to effectively silence your political enemies? And more importantly, can it be taught in its entirety within 90 seconds? Thankfully, the answer to all of these questions is yes. Let's dive deeper. Ok. If you've ever told a joke or made someone laugh, in all likelihood, you did it while standing 50 to 80 centimeters from them in a room of no more than 76 degrees Fahrenheit, with one of your arms raised straight upward at a 15-degree angle from your body. These are the optimal conditions for good comedic timing. To begin the joke, start by stating and spelling your name. Next, provide a brief synopsis of the joke, including the specific times at which the recipient of the joke will laugh, and then spell out your name a second time. With these steps complete, it's time to begin the humor. Speak the entire joke in no more than 18 seconds and no less than 13 and a half, pausing only for bathroom breaks when necessary. When the joke has concluded, it is customary to inform your listener that the joke is over by declaring in your loudest possible voice, "I'm Dunny with the funny." Let's practice screaming, "I'm Dunny with the funny" now. I'm done with the funny. Good. This saying is a perfect example of expectations management, which is the cornerstone of good comedy. Finally, it's time to hand out surveys. Collecting hard data from your audience on how rapt they were throughout the joke is the only way to grow or learn as a comedian. An effective survey should be no less than 10 pages long and should include the same question reprinted several times, just to ensure the survey taker is actually paying attention and not simply filling in answers at random. And that's all there is. With these strategies at your disposal, you'll have audiences doubled over in laughter and even tripled over in laughter in no time at all.
Just remember to let them stop laughing at some point, you gut-busting little scamp. After all, we're each of us needed on the front lines of the war to fight the 12-legged invader who threaten our very existence, and who very likely die in a hailstorm of bullets and mandibles. All of us must be prepared to give our lives to this noble cause. Perché quello ha una gamba umana? Our children must do after us, and their children after them. Godspeed, and may Earth reign supreme. Cosa c'entra con il Dracula Hey, goodness, del passato? this video is a little outdated, isn't it? Well, no matter. I think the fundamentals of proper comedic timing are still as relevant today as they were back then. So with that in mind, I believe the only way forward is for us to return to the two doors and walk through all of this again, so I can try telling my story with more appropriate comedic delivery. Come along, let's head back. Marco la ragazza abbonamento con un Prime per 4 mesi. Ah! Thank you. Ok. Ok. I can feel it. This time, I'm really going to nail the delivery. You'll be in stitches. A talking bucket, you'll say? How ridiculous. How absurd. What a hilarious concept. The king of comedy. That's what you'll call me. Thank goodness we had the instructional video. Otherwise, who knows where we'd be right now. Well, I wouldn't be the king of comedy, that's for sure. Vero, The vero. bucket spoke to Stanley. The bucket spoke. The bucket spoke. Oh, I'll figure it out on the fly. No need to overthink things. Ok, giusto, giusto. Perché no? Ritorna. Ha senso come cosa? Ok. Devo tornare adesso alla scelta. Devo per forza prendere la strada di sinistra, immagino. Credo. L'idea di decidere se che è già successo. Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. Si wasabi esce lunedì. What? We're back at the phone already? No. What's going on? There was supposed to be several rooms leading up to this. There was supposed to be a build-up to this point. A dramatic display of remarkable comedic wit which culminates in this scene with the phone. But now the timing's completely off. The joke will never land. Well, not the way it was meant to. And it's all my fault. I must have forgotten that the phone room comes immediately after the two doors room. What an egregious mistake. I've made a fool of myself. I don't deserve the title of King of Comedy. I'm nothing. I'm not even the lowliest joke-telling whelp. I think I need to go back and rewatch that instructional video again. Yes, surely that will help me improve my... Ok. Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. Destra. What? We're back at the phone already? No. Ok. Ok. Here we go. You ready? Non mi ricordo cosa successe però in quello normale adesso. Mi ricordo che si glitchava quello di destra. Ora devo andare a sinistra. Sì, ora devo andare a sinistra che sta loopando. Ok, ora devo andare a sinistra. Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. Ok. Ok. No. You were supposed to go through the door on the right, leading back to the phone. Did you not even look at the instructional video? I think this is all covered very clearly. There's no way I can make the comedic timing work now. It's done. The joke is completely done and over. It's all your fault, Stanley.
I'm going to be ridiculed in the community of other joke writers. I'm going to be shamed at every one of our meetings from now on. All because you couldn't watch a simple video and take a hint. Are you proud of yourself for bringing me down, Stanley? Are you proud? Stanley, you love the bucket so much it's like you... it's as though all of your other most prized possessions pale in comparison. Yes. Well, let me try that again, Stanley. I heard that you are pale with shame over how unabashedly in love with a bucket you are. No? Still not? Is it the delivery? Pale with shame. Pale with shame? Pale... What's another word to describe a bucket? Stanley, this bucket is so metal. I think I saw it playing guitar. No. We're getting away from making fun of Stanley's obsession with the bucket, which was the whole point of this. I'm no good at these jokes. I need more instructional videos. That's exactly what it is. That's what will make me the king of comedy again. More instructional videos. Let's see. Ok. Ah! Diventa un finale dove il suo problema non è la narrativa e il fatto che non riesce a portare avanti la narrativa e il fatto che non riesce a fare una battuta. Ok, va bene. Facciamo vent senza vecchie e poi facciamo l'epilogo. Sono curioso del telefono, però se no poi secondo me non abbiamo tempo di fare l'epilogo. Voglio vedere che succede con il... senza il secchioli. When Stanley came to a set of two open doors, this was not the correct way to the meeting room. Sì, è quella corretta, da sicuro. È quella corretta. Sono passato un sacco di volte, mi ricordo sto posto qua a memoria. E chiaramente questa qua è quella giusta. The lounge was sublime, a work of art. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Certo. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ok. L'event controlla bene tutto. Ok. Non riesco a leggerlo. Non riesco a leggerlo. Stanley had now gotten himself so far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path that it seemed the office had begun. So far off the beaten path. Ah, ecco, infatti qua c'è scritto dialogo del narratore. Solo che lì avendo il secchio si è trasformato in una cosa diversa. Cos'è che vuoi che trovi fossoso? Che qua non c'è niente. Lost cat, there is a reward. Gene. Ah, volevi che vedessi Gene? Ok. You didn't think I was actually just a recording, did you? What a silly and trite explanation that would be. All the back and forth between you and me, all the absurd adventures we've been through, and it all turns out I'm just a tape recording? Okay. It was all just in Stanley's head. I bet that's the kind of twist you think is revelatory. I bet each and every time you watch a movie where it turns out all to be in the main character's imagination, you must absolutely bolt off the couch in pure shock at the phenomenal and intricate storytelling. It must be so simple to be you. Life being an unending waterfall of surprises and delights. How much more exciting you must find the world than the rest of us do. Now I've become sad. Look what you've done to me. This is all your fault. È un finale che prende per il culo i finali twist. Ah. Però è vero, quanto fanno cagare i finali dove si rivela che era tutto nella testa del protagonista. Little Hope. Cosa?
No, significante. Facciamo l'epilogo ora. Vediamo in che consiste. Non ho un'idea. Non so cosa possa essere l'epilogo di un gioco del genere. C'era l'epilogo nelle sue idee per The Stanley Parable 2, me l'ero dimenticato. Molti anni dopo. C'era l'epilogo in effetti. Siamo di nuovo allo skip? Ok. C'è ancora il narratore? Ok. Di nuovo lag. Oh, non ci posso fare nulla. Il posto nella memoria. Questo esiste ancora? Torniamo alla review di Steam? Si ritorna al punto di partenza? Ok. Huh. In Love in Memory, The Stanley Parable 2. The. Ok. Era molto bella come musica, concordo. Ci sarà ancora il narratore o no? Era impazzito circa 1 milione d'anni fa. Sarà ancora impazzito? Una review? Recensione di Stanley Parable 2. Come tanti mi sono divertito con The Stanley Parable originale. E questo amplifica quanto io mi sia sentito veramente deluso dal suo sequel. Il primo gioco scoppiava di genialità, mentre The Stanley Parable 2 è noioso, banale e spesso un vero insulto ai suoi fan. Invece di espandere i punti di forza del primo gioco, il sequel si perde in direzioni che nessuno ha chiesto. Un buco da profondità infinita, ma chi se ne frega? Ma dove sono i nuovi finali? E quelle chicche da The Stanley Parable 1 come la linea dell'avventura? No. Qui abbiamo una piatta side quest per raccogliere i collezionabili. E persino questa deviazione è sempre incompleta. Se raccogli tutte le statuine, non ti viene dato niente. Devo dire però che il secchio è stato... Tutti fan del secchio, ovviamente. È lo... È lo slider del cane e del gatto? Ok. Gli sviluppatori di Stanley Parable. Jim. Jim.
Niente spin-off, basta sequel. Quando The Stanley Parable uscì nel 2013 ed ebbe un enorme successo, i suoi creatori pensavano di costruirci sopra un intero franchise. Ma l'accoglienza disastrosa riservata a Stanley Parable 2, sia dai critici che a livello di vendite, li ha indotti a rivalutare le loro ambizioni, come si legge in un comunicato stampa pubblicato oggi. È chiaro che i fan non vogliono degli altri The Stanley Parable, hanno affermato. Pensavamo di avere un progetto per la serie che i giocatori avrebbero accolto con entusiasmo, invece a quanto pare ci siamo sbagliati di grosso. La direzione prosegue con la premessa di preservare l'integrità artistica del gioco originale e di smettere di aggredire i fan con le nostre visioni creative sconsiderate offensive. Nel comunicato le parole "ci dispiace" appaiono più di 25 volte. Stanley Parable 2 è quasi il più basso della storia dei Get on the Green. Questo qua è il mondo post The Stanley Parable 2. Ok. Jim. Questa è un'ottima funzione però. Non ce ne possiamo lamentare. Ottima. Non a caso la recensione non si è lamentata del tasto Jim. Perché dovrebbe? Stanza del skip? No? Oh! Questo cos'è? L'originale? Oh! Non pensavo facesse niente. Ok, sapevo che era lui. Ciao di nuovo. È bello rivederti. Ma è terribile sapere che non ci sarà mai un altro The Stanley Parable. Hai letto cosa hanno detto gli sviluppatori? Preservare l'integrità del franchise? Che assurdità. The Stanley Parable non è sacro, non dobbiamo proteggerlo. Al diavolo l'eredità. Creiamo altri The Stanley Parable finché non esplode il sole. Buttiamo questo titolo per terra, trasciniamolo nel fango, sporchiamolo. E se la gente non piace? Chi se ne frega? Vedi? Era quello il problema del narratore. Lui era ossessionato da ciò che pensava la gente del suo lavoro. Non fare il suo errore. Non aggrapparti all'eredità. Lasciala bruciare. Non è difficile, anzi ti faccio vedere. Insieme faremo The Stanley Parable 3. È semplice. Dobbiamo solo cambiare il numero nella schermata del titolo. Ci serve anche un sottotitolo davvero stupido per il gioco. Qualcosa di chiassoso e pacchiano. Vai, prova a cambiare delle parole a caso a combinare delle parole a caso per creare un nuovo titolo per il nostro gioco. The Stanley Parable 3. Il sequel senza fine. Fuga dell'impiegato. Il sole di Stanley. Il sole di Stanley. No, comunque troppo tema. Deve essere più esagerato. Niente Stanley. Il sole è mortale? Ghiaccio mortale. Ghiaccio mortale. The Stanley Parable 3. Ghiaccio mortale. È assurdo. Lo adoro. Ogni volta che riavvii il gioco aumenteremo di 1 il numero del sequel e poi sceglieremo un nuovo sottotitolo. Così The Stanley Parable non finirà mai. In questo modo non cambierà niente del gioco in sé. Aggiungere nuovi contenuti mi sa di fatica. Non ce n'è bisogno. Sarà sempre lo stesso contenuto riciclato ogni volta con una nuova schermata iniziale. Che ne dici? Procediamo con questo piano? A me piace, ma voglio che anche tu dica la tua. Vogliamo giocare The Stanley Parable 3 Ghiaccio Mortale? Oppure no? Siamo come il narratore.
Vediamo che succede. Bene. Allora siamo d'accordo. Un nuovo sequel ogni volta che inizi il gioco. E sai una cosa? Visto che hai dato fiducia alla mia idea, credo di doverti dare anch'io qualcosa. Ho notato che il narratore non ha mai trovato il modo di darti l'achievement rotto, vero? Certo che no. Non mi aspettavo che sapessi come fare. Ma la cosa mi disturba. Aggiustiamolo. Ecco fatto, ho riparato la macchina degli achievement. Vedi? Sono dall'altra parte. Siamo sulla stessa barca. Ma andremo avanti la baracca insieme. The Stanley Parable non può finire. Può solo svilupparsi a spirale su se stesso, per sempre. Devi continuare a far girare la ruota. Io sono pronto, e tu? Ottimo. C'è soltanto un'ultima cosa che dobbiamo fare. Perché? Perché sono le 22, quindi sono le 10:41. Fuck. Regola il cursore finché il computer non è a malapena visibile. Così. Buon divertimento con The Stanley Parable. Ah, quindi achievement imprendibile e prendibile. Sì, rimane comunque achievement dove non devi giocare a Stanley Parable per 10 anni, però sì. È veloce da platinare come gioco questo qua. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-wrenching, Stanley relished every moment that the orders came. Adesso facciamo un finale e vediamo se finiamo di Stanley Parable 4. And Stanley was happy. And then one day something Non cambia nulla, ci ha detto che non cambia nulla, è inutile che guardo. È lo stesso gioco. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Facciamo allora l'ending in cui si risponde al telefono, seriamente. Ora si può di nuovo accedere a questo? Ah, è per prendere l'achievement. Non mi interessa l'achievement. Prova ad andare al new content con il secchio. Ma già nel new content puoi avere il secchio, non sarebbe niente di differente. Cioè già lo conosciamo tecnicamente, no? Hanno ragione, fallo, ok. Non so, logicamente non l'avremmo già fatto? Stanley's bucket, the only co-worker. Oh, new content? What does that mean, new content? Doppio secchio, oddio, è vero? Non ci ho pensato a quello. Di nuovo questo, ok. Ci fa una storia più lunga stavolta? Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world. Avrò di nuovo i salti? Fai l'ending del buco, ma ci sono già stato nel buco. Step inside and see what thrilling new
C'è un'altra opzione solo nel buco? Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Wait, Stanley, I've just now realized. That bucket you're holding, it's the bucket I've been working on for my sequel. How did you get your hands on it? Isn't this the preview to the sequel? How do you have the bucket already? Ok. This makes no sense at all. Ok. Hold on. Did I already show you my ideas for the sequel? I don't remember doing that at all. You're seeing things all out of order. Stiamo rompendo l'ordine delle cose insensate. All right, let's see. It's the jump circle? Non posso saltare. Non puoi saltare, mi ha dato un achievement perché non posso saltare. Ok. Cazzo gioco. Ok. Quindi si rende conto che abbiamo degli oggetti del sequel quando lui sta lavorando al sequel e non dovremmo saperlo. Infinite hole, the giant door. Did you see them already? Sì. Stanley, none of them are ready yet. I'm still developing. They're not even close to finished. How did they look when you saw them? Were they captivating? Were they exciting? Did they fulfill on the promise of everything that a sequel to Stanley Parable could possibly be? Had I figured out how the hell to make a sequel to this game? Quanto è meta come cosa, porca vacca. È assurdo. Wait, if you're still carrying the bucket around with you, if the bucket is interesting to you, that means I must have made it correctly. Yes. You carrying the bucket with you everywhere is exactly what I set out to accomplish. The bucket is the exciting and captivating new content that I promised. I did it! I win! I made a sequel to the Stanley Parable! Yes, the sign is correct. Thank you for enjoying the new content. Thank you for taking the bucket everywhere with you, clinging tightly to the bucket, never letting it go. It means I've won. It means I am victorious over the gamers. It is a sweet salve of victory on my soul. Thank you for enjoying the new content. The bucket is the Stanley Parable now. They are one and the same. There is no Stanley Parable without the bucket. I win, 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 I win. Ok. Questo però non è Stanley Parable 4. All of his co-workers were gone. Ora c'è il new Stanley decided content. to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No, non c'è la scritta con il new content ora. Is Stanley, without the bucket, really Stanley at all? No. No, surely not. Vediamo, nel caso semplicemente quittiamo veloci e chi se ne frega. Se fosse devo chiudere e aprire il gioco per aggiornare il numero del gioco, appunto. Vediamo. Sì, finiamo adesso nel 2. Ok. Ok. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Ma siamo al 3. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for.
Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. Here we are. Go on, try out some of the new features. E quindi ora... Wait, there are 2 buckets here. How did you get a second bucket? Oh no, the warmth and comfort of a single bucket is already so great, so intoxicatingly wonderful. With 2 buckets, there's no telling. Stanley, can you still hear me? Are you with me? Stanley! Oh, thank God, I didn't lose you. No! The power of 2 buckets was too much. I had to destroy both of them. I know how much the bucket meant to you, but I couldn't take the risk. I hope one day you can forgive me. E ora? E ora? Non ho più i secchi. Si vede verso l'epilogo? Ah. Ah. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, yes, it will go at the end of the, well, we'll figure that out later. A questo punto prendi achievement, sure, va bene. Ah, probabilmente importante. Probabilmente importante comunque achievement. Potrebbe sbloccarmi comunque dei dialoghi in più con il tipo dei setting. Now, here's something special. You remember that broken test achievement that got left? E lui dovrebbe reagire anche, il narratore. I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Achievement va sbloccato. See, the machine is not working yet since what? Wait. What in the holy hell is Non going è il on? testo del narratore. The achievement? Why did the machine work? Stanley, I didn't fix it. I didn't do anything to it. I swear, it was broken just a second ago. Who fixed it? Is someone here? Are we being watched? Oh, God. Composure, composure. Yes, as you can see, the machine is working as normal, as I intended. It truly speaks to the awe-inspiring magic of the Stanley Parable 2. Forse adesso il buco è infinito? Just No. breathe. Ok. Ok. What else? What other exhibits haven't we seen yet? I palloncini anche? Sono già presenti i palloncini. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Prima abbiamo scelto il suo, adesso scegli questo. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday, step-niece it is. Quindi possiamo davvero avere i palloncini blu? Fuck! Io volevo i palloncini blu. Maybe I should have gone with... No. No, I've made my decision, we're moving on. Buco infinito. Io non credo ci sia niente qua, no? Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is, in fact, a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time, if you like. A stunning leap forward. You see? Isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward.
Vediamo se è infinito. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Okay, Stanley, I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Ah no, pensavo fosse infinito ora. Hey, well, Fuck! good for you. You found the bottom of the hole. You So fosse found out, infinito. Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually... Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up. Cambia qualcosa se torniamo dentro o meno adesso? I'm very excited to show you even Ha more. senso farlo o devo continuare a buttarmi dentro perché cambia qualcosa? Oppure l'abbiamo già fatto, quindi è la solita cosa? Io immagino che sia il solito adesso, non c'è niente di differente, non credo che c'entri nulla con adesso la narrativa che sta venendo portata avanti. Non credo, neanche secondo me. L'abbiamo già visto. Spero fosse infinito. Ok, allora si esce immediatamente. Prossima cosa che facciamo è uscire. Vediamo se ci porta a un finale differente. Possibilmente no, perché comunque non abbiamo niente di diverso ora come ora. Ma poi possiamo provare a spegnere il gioco, riaccenderlo, vedere se abbiamo dei Stanley Parable 4. A quel punto cliccare l'epilogo per finire veramente il gioco. O continuare a fare loop fino a che non succede qualcosa. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement. All right, have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? Sì, sono pronto ad andare avanti. So, Stanley, what do you Vediamo. think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay, are you ready? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. È uguale per adesso. L'unica cosa differente, c'è di nuovo il numero e i palloncini sono blu. I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never E mind. la macchina è funzionante. Hold on, let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Il jump circle sopra il buco non è una buona idea. It's a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. Però se lui cerca di cambiare la schermata del titolo e noi ce l'abbiamo già al 3, che succede? They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly... I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2."
Let me see if I can whip something up. Vediamo che succede. Perfect. Go ahead. Take a look. Siamo di 1 al 2. Ok. Se chiudo e riapro. Vediamo. Ragno. Ragno all'attacco. Comunque è chiamata però il 2 adesso, non è il 4. Epilogo. Dove finiamo adesso? Sempre nel deserto? Sì, ce l'ho avviato il gioco. In questa parte qua va a scatti, non so che dirvi. Non so perché. Così vado a scatti, ma va a scatti a live. Il gioco a me non va a scatti. Non so per quale motivo, è strano. Qua non va più a scatti. Oh. Oh. Che strano. Che strano. Ok, siamo di nuovo qui ora. Qua sta un minimo laggando. Non so perché. Non è un problema della registrazione? Non so cosa significa la domanda. Ok. È così meta che ti fa pure laggare la live, esatto. Oh, ancora scatti. E adesso è uguale però. Non sta cambiando niente la zona di prima questa qua. Premi tutti i pulsanti gym, perché? Gym. Gym è il nome del tipo dei settings? Anonimotto, grazie all'abbonamento con il 7 mesi. Buonasera a tutti, thank you. È possibile che sia il nome del tipo dei setting?
Che sono easter egg, immagino. Stanley. Stanley. Ok. Vediamo se ora possiamo fare una scelta differente. Thank you for enjoying the new content. Non fai neanche cliccare qua. Sulle porte. Di chi è il monitor? Non lo so di chi è il monitor. Ah, non devo neanche cliccarlo, si attiva in automatico. Ciao di nuovo. È bello rivederti. Ma è terribile sapere che non ci sarà mai un altro Stanley Parable. Per salvare l'integrità del franchise, che assurdità. Non dobbiamo proteggerlo, finché non esplode il sole. Trasciniamolo nel fango, sporchiamolo. E se la gente non piace, chi se ne frega? Ero ossessionato dal lavoro, non aggiornati, lascia bruciare. Ti faccio vedere. Insieme faremo The Stanley Parable 5. Dobbiamo solo cambiare il numero della schermata del titolo. È stata fine di Stanley Parable 8 per una chicca. Se è soltanto una chicca non mi interessa, voglio vedere il finale. Pollo auto degli scheletri. Sa che è uguale. È assurdo l'odore. Ogni volta che riavvii il gioco aumenteranno di uno il numero dei sequel e poi sceglieremo un nuovo sottotitolo. Così The Stanley Parable non finirà mai. In questo modo non cambierà niente del gioco in sé. Aggiungere nuovi contenuti mi sa di fatica, ma non ce n'è bisogno. Sarà sempre lo stesso contenuto, riciclato ogni volta con una nuova schermata iniziale. Che ne dici? Procediamo con questo piano? No. Capisco. A volte non siamo preparati a voltare pagina. Va bene così. Se mai tu cambiassi idea e volessi iniziare ad inventarti o inventare un nuovo sequel, vieni a parlarmi. Sarò qui. C'è altro o no? C'è altro o no? Di finale sì. Ma intendo un finale finale. Un finale epilogo. Un finale che conclude la storia di anche tipo dei setting. Avviene un momento del gioco. Riproviamoci. Vediamo se mi fa fare The Stanley Parable 6 o The Stanley Parable 5. Non ho idea neanche quale siamo adesso. No. Neanche stavolta. Devi andare alla stanza 6. Non so cosa sia la stanza 6. Il monitor mi sembra lo stesso di questo, no? Sto cambiando i palloncini ora. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had La simply scrivania missed sembra the questa memo. qua. No matter how hard Stanley looked, No, he sono tutte couldn't uguali. find a trace of his co-workers. Sono tutte le stesse. Hai risposto che non volevi altri sequel. Lo so, però
Mi aspettavo che succedesse qualcosa. Quattro 3 2 è l'unico senza monitor? Sì, è l'unico soltanto quello lì. Però non credo sia portato il monitor fino a lì. Che significa? 4 3 2. È quello il finale, basta? Fare le stelle di parabole infiniti? Non cambiare nulla? Sono confuso. Più del solito però. Questa è confusione gigante. Non è micro confusione per gli ending, sai, confusione macro. Macro confusione. Finisce con l'epilogo? Però chi è il tipo del setting? Il narratore poi scompare lì. Ok che passano tipo milioni di anni, però poi scompare. E c'è un pulsante con il nome Stanley. Come se il narratore l'avesse fatto come ultima cosa. Per parlarci o interagire con noi in qualche modo finalmente. La chicca dell'8 è il mio finale canonico. Ma ci mettiamo un po' a fare la chicca dell'8, credo. Perché devo rifare l'epilogo. Devo dirgli di cambiare il titolo. Devo fare se le Parable 5 e riavviare il gioco 3 volte. Si può fare. Volendo si può fare. Rasciala. Ma non è molto rasciabile l'epilogo. Pure con il gioco inizia ad andare a scatti. Guarda! Proprio ora! Vabbè. Ma il telefono è semplicemente un ending normale. Non è nulla che riguarda sta roba qui. È un ending normale e basta. Sto fermo tanto anche a me. Così sembra che il gioco sia fluido. Così sembra che il gioco stia andando bene. No, Liron. Ci avevo provato e non fa nulla. Perché gli ho detto di no. Qua non va a scatti. No. Ma invece scorsa volta un po' andava a scatti qua. Sembra di no. Ok. Bene. Sembra che non ha senso, ho avuto problemi in passato, problemi ai punti, avevo un computer lento, ma non funzionava mai così. E se va a scatti una cosa deve andare a scatti tutto, perché il computer non ce la fa. Non ha senso che il computer ce la faccia perfettamente con il gioco e non ce la faccia con Streamlabs. Non capisco come... Probabilmente è un conflitto dei due programmi in un modo super strano. Uno che prende più priorità rispetto all'altro, quindi uno va a scatti mentre l'altro va bene. Non ho idea. No, non lo saprei davvero il motivo.
Ok. Ora gli possiamo dire che il gatto è nel sacco. E che vogliamo andare avanti fino all'ending 8. Ma questo gioco non è così pesante a fare la gara e tutto. Sì, sì, ho fatto girare roba molto più pesante rispetto a questo qua. Oh, ciao! Siamo di nuovo qui, bello vederti. Hai riconsiderato la mia idea di inventare nuovi sottotitoli idioti per i sequel tipo di Stanley Parable 3? Sostanza mozzafiato? Ti piacerebbe iniziare a farlo adesso? Sì. Un nuovo sequel ogni volta che inizi il gioco. E se una cosa, visto che hai dato fiducia alla mia idea, credo di doverti dare anch'io una qualcosa. L'ho già preso. Sì. Io sono pronto e tu? Cioè che comunque è un finale super strano perché tecnicamente tutto il gioco è basato su il fatto che The Stanley Parable deve essere infinito. Quindi questo qua è un modo assurdo per rendere il gioco infinito. È super strano. Cioè tecnicamente comunque questo finale qua ha senso. Ma è... Ma what the fuck? Forse mi scivola, non lo so. Ok. Gioca. Ma perché gli altri live non abbiamo avuto nessun problema del genere? Cioè anche quando eravamo finiti quella cosa lì non ci aveva dato il problema. E questo che mi fa strano. Un fidanzato, che passione. Con la musica copyright free. Oddio, il bambino mi sono cagato addosso. Ciao bambino. Ok. Quando arrivo all'8 cosa devo fare però? Il formaggio e basta. Non è a tema la musica. Ok, ora siamo all'8. Cambia qualcosa quindi con l'8? Cambia qualcosa quindi con l'8? Il martedì finale. Oppure ragno enorme. Ora? Siamo all'8. Quindi? Avvia il gioco? Faccio partire il gioco e basta? Aiuto, sono molto stanco oggi, scusatemi. Devo stracciarmi molto, se no muoio. Oh! Hold on.
What's this? Narratore. Eight. The Stanley Parable 8? No, this doesn't look right at all. The Stanley Parable takes place in an office building. There are 8. doors and branching paths. This is just a button that says 8. Where did the Stanley Parable go? 8. 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 Well, I'm looking around and I really can't find the game anywhere. No boss's office or mind control facility or any of that. Literally just this 8 button. And what's worse is that you seem to be having a better time with this nonsense game than with the story I wrote for you. I'm actually a little insulted. 8. 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 Uh-huh. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Well, I don't know what happened to the Stanley Parable or what the 8 button is, but apparently you're having a riveting time with it. And frankly, I don't even want to pander to someone who finds this enjoyable. So with that, I guess just go ahead and enjoy the Stanley Parable 8. Non c'è altro? 8. 8. 8. 8. Questo è tutto? 8. 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 C'è qua... 8. C'è qualcosa o no? 8. 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 Non dicevi nulla. 8. 8. 8. 8. 8. Non torna il narratore? 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. No, non posso ne premuto. 8. Prova a fare il backward jump. Ah, ok. BLJ. Francesco. 8. 8. 8. Ha senso? O vado proprio al menu? Però qua è cambiato. Cioè la filosofia del tipo del setting è che non doveva cambiare niente. Ma è cambiato qualcosa. Premi il tasto 8 volte per provare la porta. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Credo che mi conti anche quelle vecchie, vero? Ok. Vediamo.
Hold on. 8, What's this? 8, 8, 8, The 8, Stanley Parable 8? 8, No, 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 Eight. no. This doesn't look right at all. 8, The Stanley Parable takes place in an office No. building. There are doors and branching. Non c'è nient'altro. Hmm. Hmm. Hai fatto 9 volte. Non è vero! Hold on. 1, What's this? 2, 3, 4, The Stanley 5, Parable 6, 8. 7, No, 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 no. This doesn't 8. look right at all. The Stanley Parable takes Lasciatemi place le in an palle. office. Se vuoi una cosa per concludere a livello di lore. Sure. Anche sul telefono. Sì, quello è un ending che non interessa fare. Siamo a Stanley Parable 9? Check Telegram, ok. Stanley Parable 9. E mi ha inviato un video. Ah, grazie. Un veloce video da 3 ore e 30 di Fossoso. Quindi ora è infinito il gioco. Oh mio Dio, che mindfuck incredibile. Che casino. Al minuto che ti ho mandato. Non me lo guardo dopo nel caso. No, fine al mondo, se me lo guardo dopo. Va all'infinito quindi. Quindi è un gioco che dovrebbe essere un remake. Il remake ha aggiunto qualche contenuto. E hanno scherzato sul fatto che il remake aveva pochi contenuti. Per questo il narratore impazzisce che è un Stanley Parable 2. Per qualche motivo però il tipo di setting, dopo che hai giocato il gioco un sacco di volte, rientra nell'equazione e ti dice: uè, nel futuro un gioco del genere sarebbe andato male, ma chi se ne frega della morale, facciamo un sacco di sequel e andiamo avanti all'infinito. Vado a avviare ora, non che succeda niente. This is the Sì. Ok. Ok. Mi va bene. Madonna, è una... Decostruire il concetto di sequel e riedizione a un livello assurdo. Almeno ora i palloncini che volevi. Let's go! Minchia che casino. L'hanno reso... Allora, a questo punto qua posso fare le opinioni finali però. L'hanno reso fighissimo. Tutto quello che hanno fatto con questi DLC qua è... DLC e la riedizione qua è una figata pazzesca. Dall'ending che era un bug all'assurdità del prendere in considerazione il fatto che il gioco sin dall'inizio sa che è un gioco, quindi ovviamente nella riedizione il gioco sa che è anche una riedizione. Però la riedizione, come molte riedizioni dei giochi, ha pochi contenuti. Quindi il narratore, che è senziente all'interno della narrativa, non è contento, non è soddisfatto, perché riesce ad entrare in contatto comunque con il mondo esterno praticamente e vedere le review. Questo lo porta a creare il pulsante dello skip, lo porta al finale appunto dove si va milioni di anni nel futuro.
Si resetta il gioco. Nuovo finale in cui il narratore vuole un The Stanley Parable 2 perché non era soddisfatto con The Stanley Parable Ultra Deluxe. The Stanley Parable 2 però, visto che The Stanley Parable non è un gioco adatto ad avere dei sequel, non riesce a fare un sequel decente perché non ha nessun senso fare un sequel del gioco del genere. Quindi a quel punto il gioco si trasforma in The Stanley Parable 1 ma con i contenuti aggiuntivi stupidi che aveva messo il narratore, di cui il secchio interagisce con letteralmente ogni singolo ending del gioco per fare ogni singola cosa nel gioco, con in più anche collezionabili inutili. Collezionabili inutili che non sappiamo se fanno qualcosa o meno, sappiamo soltanto che in qualche modo durante i setting iniziali entriamo in contatto con questo personaggio qua. Questo personaggio qua non è come il narratore che vuole una bella esperienza, che vuole fare un bel gioco, non gliene frega nulla, vuole soltanto guadagnare soldi, esattamente probabilmente come il tipo che aveva fatto i secchi, forse sono lo stesso personaggio, non ho idea, e quindi è disposto a ripresentare e ripubblicare The Stanley Parable con zero cambiamenti, cambiando semplicemente il titolo all'infinito, fregandosene della legacy del gioco e della sua importanza, della sua originalità, o in generale il fatto che non ha nessun senso fare un sequel di un gioco del genere. Che se lo prendi anche in parte come critica di tutti gli studi che fanno dei sequel quando non sono in nessun modo necessari e che lo fanno palesemente per i soldi e per nessuna ragione. Cioè è di un meta incredibile. È assurdo. Cioè, ha preso pure, appunto, nell'ending dello skip. L'ending dello skip secondo me è uno dei più belli ancora fino adesso, perché prende in considerazione il fatto anche delle review delle persone su Steam che non hanno capito il gioco, perché ci sta che comunque non tutti i giochi sono per ogni singola persona. Però il narratore comunque è il tipo di persona che si attacca un sacco alla sua creazione e prende seriamente ogni singolo opinione data a riguardo del videogioco che è andato a creare. E quindi è arrivato poi qualcuno a dire addirittura: ma perché non c'è un tasto dello skip? Che un gioco del genere non ha nessun senso, una cosa del genere. No, storia, no. Quindi c'è praticamente, è una cosa assurda. Agostini, salve! Benvenuti, stiamo per chiudere. Siamo qua a farci delle pippe mentali incredibili. Non avete idea. Non avete idea. Giacomo, grazie al abbonamento con Pemp, tra l'altro. Com'è andata? Mio Dio, abbiamo fatto un casino gigante con questo gioco qua. Porca vacca. Ah. Come vago, tutto bene? Ma com'è andato? Tutto bene, tutto bene. Dico solo che siamo a The Stanley Parable 9. Come sta andando? Sta andando così. Sta andando così. E sta andando anche così. Sta andando anche così. Guarda. Guarda come sta andando. Sto tragando come un drago su Art Gold Soul Silver per sto record mondiale dell'azienda lotta. Uff, uff. Guarda come sta andando, guarda come sta andando. Te come stai? Io bene ovviamente. Guarda qua. The Stanley Parable 10. Pirata che nessuno voleva. Ecco qua. The Stanley Parable 10. Pirata che nessuno voleva. Non vi piace? No problem. No problem. Ho per voi il sequel perfetto per voi. Ho il gioco perfetto per voi. So che venite dalla live di Ago. So che vi interessa Pokémon. Quindi so che vi piacciono anche giochi rifatti con pochi contenuti nuovi e riutilizzando le cose vecchie senza fare nessuna grande novità se non peggiorando il contenuto originale. Quindi Stanley Parable 11. Un amore da ritrovare. Ecco qua. Well, I just thought that it wasn't acceptable, for the father's reports, and then I just thought that I thought the reports could be a lot better. I thought the reports. Beh. I
just thought that with all the delays, Con la pianta. they just couldn't get it out. They just couldn't get out. Con la pianta. Get it out to us in time. È il momento giusto per concludere il gioco. Con la pianta. È il momento giusto. Va bene, gente. Per stasera è tutto. Mio Dio, è incredibile sto gioco. È fighissimo. È fighissimo. È di un assurdo incredibile. Io non mi aspettavo niente. E chiaramente nel marketing del gioco, quando hanno pubblicizzato, hanno evitato di dire qualsiasi cosa a riguardo, proprio per non far sapere sta roba qui. Capisco benissimo perché hanno fatto. Perché inizialmente hanno detto tipo, sì, c'è qualche contenuto nuovo. Qualche. Minchia se c'è roba nuova. C'è tantissima roba nuova. Va bene, gente. Per stasera è tutto. Devo scoprire del perché andava a scatti il gioco. Io non credo fosse il problema del mio computer, onestamente. Perché sennò, cioè, io ho avuto problemi di computer in passato e non succedono così normalmente. Quindi credo sia Streamlabs. Dopotutto non funziona neanche gli apostrofi. Mi fate uno spam di apostrofi in chat prima di chiudere la live? Giusto per concludere. Un po' di apostrofi. Giusto per riempire qua di una bella immagine. C'è un delay incredibile. Grazie, gente. Grazie. Va là che belli apostrofi. Va là che belli apostrofi. Può essere molto stand-up a questo punto. Penso di sì. Mi ci te ne capisci di computer, mi sa, vero? Però poi ne devo costruire uno. Quindi. E quella è una percentuale! Quella è una percentuale! Ruggero! Psicognomo! Banalo! Via! Uccidilo! Distruggilo! Via! No! Mi piace che Mubot sta impazzendo. Vabbè, gente, per stasera è tutto. Niente raid perché è tardi e la live finisce così, chiaramente. Non ho niente da dire. Basta. Grazie degli spam di apostrofi. Grazie mille.